Ed è bello così. Ci siamo, Quando hai ci un'azienda. siamo, finalmente. È un'emozione pura poter dire, ragazzi, sono tornato. Jack Leone Max è qui con voi. E lo dico con orgoglio perché aspettavo solo questo momento da tanti giorni. Da quando ci siamo salutati pensavo, adesso mi godo le feste, adesso mi diverto tantissimo. E poi in realtà non mi sono divertito così tanto. Non è stato un periodo festivo, di mega spasso. È stato un periodo, come dire, passabile, però non eccezionale. Invece preferisco essere qua con voi. Onestamente preferisco essere qua. Perciò ragazzi, ciao, benvenuti. E grazie ancora per essere con me. Adesso faccio partire, riprendiamo la nostra avventura. Oggi, ciao mostro, che bello sentirti. Mitico mostro, come stai? C'è anche Lio, ciao. Matteo, puntualissimo, 2026. Allora, vuol dire che non è esploso il computer, eh? Sai che Kendall si è lasciato con Carpi? No, non lo sapevo. È Lio il gossiparo, cioè, come si dice, la megera di turno. Poi è giovane Lio, però è un po', conosce tutti i segreti delle persone. Signor giudice. Ma tu non sai tutti i segreti? Tu non sai tutti i segreti di tutti? Cioè, tipo, questo si è lasciato con Ma che quella. me frega a me? Ah, no. Quindi no, non è vera sta cosa. Ok, vabbè, ok. Ma Lio, la domanda che ci si pone l'Italia, anche una Mattarella è andata in TV a chiedere solo l'ultimo dell'anno, ha detto, ma Lio The Wolf farà la live di lunedì o di martedì? Questa è la grande domanda. Allora. In sto momento posso solamente dire questo. Abbiamo deciso, io con gli altri ragazzi con cui stiamo facendo le live, di fare 3 live a settimana. Ovvero, lunedì ci sarà la live post serie A, dove andremo a parlare dei risultati. Martedì, se tutto va bene, ci dovrà essere la live dove parliamo di cinema, se non cambieremo. E poi venerdì invece abbiamo la live dove parliamo di tutto ciò che riguarda il mondo. Quindi è domani, non stasera, no, solo per sapere, ok, grazie per aver detto. No, allora, stasera c'è quella del calcio. Calcio, cioè, benissimo, posso far gol? Entro in campo e segno? Ah no, non si può. Allora, un attimino che Leonardo ha fatto il messaggio più importante del secolo, che è, ovviamente, ragazzi, scrivetelo sulla lavagna a scuola, mostro, ci tengo, Buon Pomerania a tutti, l'ha scritto Leonardo. Eravamo partiti così bene che Jack se l'era pure dimenticato, raga, sì. Ma perché non ci stiamo zitti? Perché sai, pensa se io quando andavo al negozio a riprendere il computer gli dicevo buon Pomerania, grazie di tutto e buon Pomerania. Secondo me mi lanciava il computer addosso. E dovevano menare, te sequestravano il PC. Hai visto, Mostro stava imitando quei simbolini, ma sono misteriosi. Secondo me Mostro sta facendo un codice segreto che capiranno tipo degli agenti speciali. Ecco, guarda, l'immagine della Marista Mumu, la Marista Mumu che ha fornito tanto bel latte, guarda, è la classica persona. E tu che fai a Sony? Allora, stavo interpretando i tuoi messaggi. Tu hai messo i piedi, io non posso tirare fuori i piedi perché ce l'ho qua sotto, ma quelli di Sonic c'hai scarponi rossi, quindi va bene. Ecco qua. Quindi insomma, era il motivo lì, poi il cappello da cowboy, ma non ce l'ho, ho le cuffie, la faccia annoiata, i dollari, sempre belli, i dollaroni. Ah, ma no, ma non è la faccia annoiata, la faccia col naso lungo, quindi vuol dire che dice bugie. Poi il dollarone, il diavoletto, il tipo con gli occhiali, il diavoletto, il tipo raffreddato, beh, si sa. E quindi insomma Matteo dice sono tornato stanotte dalla montagna. Cavolo, ma è stata almeno divertente come esperienza. Io ragazzi ho fatto un gelo la scorsa settimana. Allora intanto Leonardo voleva introdurre l'argomento hot topic, che è l'Inter di ieri contro il Napoli. L'Inter di ieri che ha ottenuto un rigore. E la reazione, no, non ho visto la reazione di Conte, visto che non potevo vedere la partita. Allora, praticamente dice che Conte ha dato giù di bestemmie. Ci posso credere? Perché dice che rigore non c'era. Ma se l'arbitro è andato a controllare lui stesso col VAR, dove cavolo era che non c'era il rigore? Il rigore c'era.
Ma non è che l'arbitro tipo invece di capire il rigore si stava ascoltando Dancing Queen degli ABBA, magari... Ma sentilo. No, io non lo so, ragazzi, tanto non tifo per nessuno delle due, quindi non è che sono neutrale. Sentilo subito come rema contro. Ok, si affida a Stellini. Stellini, ragazzi, Stellini. Nostra Stellini. No, povero Sonic, ma Sonic gli vogliamo bene, dai, Sonic, gli vogliamo bene, Sonic. Io ci vedo un giorno, Leo ci farà il cosplay di Sonic, si tingerà di blu, tutti i suoi peli di blu. Perché? E dai in giro... Perché ste pazzie dalle... Non lo so, ma Tony apprezzerebbe Tony. Tony è fan di Sonic. Tony però non lo vedo, ma sicuramente apprezzerebbe. Tony ama Sonic. Ha messaggi non letti tuttavia. Allora, io sono trovato in uno spazio dopo tutti quei casini e dei messaggi non letti. Cavolo, è peggio di quando ti svegli la mattina. Dei messaggi non letti. Squadra Asari pronta. L'alto comando Asari ci porterà nello spazio. Simulatore di combattimento. No. Sta gran funge sì. Il cuore a me non è arrivato. No, come il cuore a te non è arrivato? Ma come il cuore a me? Lo facciamo noi, dai. Facciamo noi il cuoricino. Magic. Ok, ma no, non in quel senso, in senso professionale. Sai Jack che la Juve è la squadra più tifata d'Italia, la maggioranza sui tifosi meridionali? La so sta cosa, ragazzi. Io vi devo raccontare questa. Io andavo a scuola a Torino, in università. E a Torino sentivo i miei compagni, ragazzi, e sentivi quelli torinesi che dicevano tifo Toro, tifo Torino, tifo il Toro, Torino, e gli altri invece che sentivi gli accenti del tipo tifo la Juve, oh forza Juve. Scusami, perché quelli di Torino, di famiglie e generazioni di Torino tifano Torino? Perché? Non ce n'è uno di Torino, torinese, con l'accento sulla E che tifa. È quello che mi ha sorpreso, Matteo, ma mi ha sorpreso tantissimo. Elettra, ecco la gatta. Volevi Elettra, proprio lei, è la gatta pazzesca, si chiama Elettra, ma non come quella, Elettra con 2T questa. Ok. E quindi insomma mi sono sorpreso che veramente a Torino i torinesi tifano Toro, ma è vera sta cosa. Infatti non a caso l'inno del Toro è tipo nostalgico, dice quando andavamo al comunale, cioè noi andiamo al comunale, cioè proprio ti cita l'amore per la città, il TD del Torino. L'inno della Juve no, l'inno della Juve non ha il minimo riferimento alla città di Torino, proprio per niente, cioè c'è anche da dire che la Juve è una squadra fondata da inglesi, se sapete la storia. Dimmi. Dico, quelli sono pezzenti, quelli nemmeno una cavolo di musica mettono e poi si incavolano come mai. La Juve ce l'ha una musica anche bella, l'inno della Juve, bisogna dire che l'inno della Juve è molto bello, bisogna dirlo. Ma no, Bonucci, Chiellini, la prima Juventus, questi baffuti qua, questi grandi baffuti erano i giocatori, erano i giocatori della Juve originale, la maglia rosa. Scusami, c'è che sembra una bestemmia. Quale? La mia gatta è stata morsa da un Ganz. Che è Ganz? L'ex giocatore dell'Inter, Ganz, cavolo, è venuto a casa tua per morsicarti la gatta. Scusa, che ci faceva Ganz a casa tua a morsicarti la gatta? Ha giocato anche nelle Porracelli, Ganz. Allora, la Juventus fu fondata dagli studenti del liceo classico Massimo d'Azeglio di Torino, che penso esista ancora, che usavano riunirsi presso una panchina al corso di Re Umberto. Cioè, praticamente questi si sedevano fuori da scuola, un giorno dicono: ma facciamo una squadra di calcio? Ma quanto costa? Niente, non costa nulla, non costava niente ai tempi, ragazzi. Allora, adottano una maglia rosa, ovviamente perché pensano: ma ciao bella gioia, come stai? Si vestono di rosa, iniziano a camminare tutti. A Roma rinuncia a Raspadori. Ho visto che non è vero, ma non mi ricordo bene come si chiama il mio amico, di una ragazza di Bob. Tu sei fissato con questo Bob e non mi ricordo se ti va di fare un giro in bici. Poi ti dico Y, mi ha detto che non mi ha risposto, ma N, un cane volevi dire pazzo, volevi dire pazzo. La mia ragazza mi ha lasciato. No, ragazzi, petizione online, che la ragazza ritorni da mostro, perché è giusto così, dai, tifiamo per il comeback. Che poi tu lo sai come fanno molte persone quando si lasciano, ti fanno ghosting, ti bloccano dappertutto e dopo 2 anni arriva lo zombing, è il ritorno della persona che ti ha ghostato
quando una persona che ti ha ghostato è sparita, dopo 2 anni ti dice ciao, come va? Tutto bene? No, Noia. c'è anche il fatto, dico, c'è anche il fatto quando ti rovinano la vita, ad esempio, quando ti dicono ma sapete, questo è imperfettito, cioè Aspetta, la ragazza se ti dice queste cose è preoccupante, se la ragazza si mette dietro queste cose. Io l'ho dovuto sopportare, faceva cose quando poi non è vero niente. Vabbè, poi, ma però, quando di solito si inventano, a volte si inventano cavolate. Io non so perché, tipo la ex di Lio, che è la figlia della barista Mumu, ancora? mi raccontava che Lio, tipo, Ancora? tutte le notti andava in giro in tanga ad appendersi sulle stazioni televisive. Ma dove? Ma iniziava a cantare I'm a Scatman, pira papà in mutandoni. Insomma, ha detto è una cosa brutta. In realtà poi noi amici di Lio l'abbiamo difeso, dimostrando che anche Frankie di One Piece si veste così, quindi non c'è nulla di male, no? No, Jack, ma io ti devo menare. Non so, sto dicendo troppo, scusami. Io salgo. Avevo capito, era già puntata 1. Ma guarda, Mostro sta imparando dal guru del corteggiamento, che è il grande Bobo Vieri, il grande Bobone Vieri, oppure Nicola Ventola, i grandi eroi del calcio italiano, che ti dicono: guarda, è vero, ho perso la ragazza, ma ce n'è già un'altra in corso. Sei già pronto, mentalità da vincente, guarda, mentalità da bomber. La mentalità da bomber, è vero, tu sei stato lasciato, ma tu nel frattempo hai già un bersaglio, stai già conquistando, cioè vedi che sei un campione. Funziona così, bravo. Mostro massimo orgoglio, veramente. Complimenti, è così che si fa, guarda. Ah, boia, ecco qua. E queste sono cose belle, queste sono cose positive. Boh, a parte le tante cavolate che sto dicendo, ma sto cercando veramente di uscire da qua, perché dovrei vedere se riesco finalmente, e dico finalmente, ad andare avanti nello spazio. Poi ciao, dopo presto puoi a dopo presto puoi fare favore io quando vedo pesche penso sempre male, non so perché tutte ste pesche, non so, mi ricordano certi video musicali, tipo quello là, non mi ricordo, My Anaconda, non è un bel video, onestamente non è un bel video musicale quello, però è famoso per alcune cose, e diciamo che c'è il simbolo della corona, incredibile. Poi abbiamo questo qui sembra una scorreggia, perché? Che hanno fatto di male? No, nulla, le pesche niente, non fanno mai nulla di male le pesche, ci mancherebbe altro, mai, assolutamente, le pesche proprio vanno benissimo, non c'è nulla di male, nulla, assolutamente. Ecco qua. E quindi insomma, Lio adesso è diventato uno che ha imparato molto dalla vita e ci dà consigli utili, come io ci provo a fare anch'io. Perché la storia della vita è che prima o poi qualcuno ti frega, non puoi farci nulla, prima o poi succede che la fregatura rimane e capisci e impari una lezione. Ma è una cosa che capita a chiunque poi cresce, capita a chiunque ragazzi. Non dico che sia giusto, preferirei che non fosse così. Oh, questi caratteri giapponesi. L'ultimo è un tachi. Questo qui non è un watashi? Il secondo non è un watashi, questo simbolino? Dovrebbe essere un watashi, che vuol dire io. Però il primo non lo so. Il primo è un kanji mai visto prima. Non conosco quel kanji. L'ultimo sembra un watashita. Però non so se si pronuncia watashi o no. Quindi non lo so. Non te lo so dire. So che finisce con ta. Quello è il poco di giapponese che posso capire. E non è molto. Massimo, che ne pensi della Roma? Beh, è un anno migliore del previsto. Sono contento di vedere la Roma giocare così. Sono contento, ovviamente. È un anno strano questo. Chloe. Quando c'è una musica che si chiama Chloe, si sa che è sempre una bella musicetta allegra. Ecco qua. Allora, comunque, io spero che avete passato delle belle feste, ragazzi. Ma chi di voi è andato a divertirsi, ma veramente tanto, il giorno di Capodanno? Chi è andato proprio a fare una mega festa di quelle insane? Che... Ciao Simo, un abbraccio, sono con Lio. No, ha preso il telefono con mio fratello. Ma tuo fratello non ha fatto nulla di male, ha scritto un po' di giapponese. Non è che... non c'è nulla di male. Jack. Sì, dimmi. Jack. Poi. Non so quando possa far bene parlare di feste di Capodanno dopo il casino che è successo lì. Lì dove? Io non... lì.
Non hai sentito il telegiornale in questi ultimi tempi? Ho capito, ma ogni anno qualcuno fa casino. Dalle mie parti non è successo niente. Dalle mie parti non è successo nessun incidente, nessun ferito. Cioè, se ti sto dicendo lì, ci sarà un motivo se ti dico lì. Ma lì ci sono tanti posti. Io dico lì, penso sempre ai posti dove quella gente si fa del male. La nazione tra la Francia e l'Italia. Oh, poi è stato. Ragazzi, quello è stato brutto. Vabbè, ma quello, ragazzi, è stato un incidente, non è che qualcuno l'ha fatto apposta, dai. Da quarto d'ora. Te lo sto dicendo da un quarto d'ora. Ma mi spiace. Sì, mi spiace, ragazzi. Purtroppo succede quando si spara la roba calda contro il ma magari quelli che porca miseria lo state vedendo anche voi. No, dovevano riprendere il video, guarda. Prima fanno il video con calma e poi scappano dopo. Ma che cavolo, ragazzi. Viviamo in un'epoca dove veramente se succede qualcosa prima lo registriamo e poi ce ne accorgiamo di cosa sta succedendo. Ed è bruttissimo. Io non voglio ironizzare in alcun modo su sta cosa perché è terribile. Secondo me è veramente una delle cose più brutte in assoluto, però. Allora, un attimo che la gatta vuole andarmi là. Sapete che a casa mia ci sono sempre gatti che vanno su e giù, specialmente gatte. Allora, 50% il portale di An. Andiamo anche a Ming. An Ming, ma non è tipo un giocatore di basket. An Ming, no, non penso. An Ming. Andiamo. Insomma, mi spiace per tutti i ragazzi, ma certo Leonardo spiace anche a me, ovviamente non voglio finire in frasi già fatte, in buonismo, lo evito. No, perché molte persone se ne sono uscite a dare la colpa ai ragazzi dicendo ma questi potevano restare a casa. No, ragazzi, non è restare a casa, siamo stati tutti giovani e tutti siamo usciti alle feste, dai. Non è una motivazione, siamo andati tutti a divertirci. A Capodanno è successo a me, è successo a tutti gli altri, perché è normale, ragazzi, volersi divertire. Cavolo, dici, ti lasci alle spalle un anno bruttissimo, a mio parere, un anno pieno di robe terribili che non vedevi l'ora di chiudere col 2025. Questo è giusto. A me la cosa che mi ha fatto arrabbiare di più è che adesso c'è anche il fatto che queste persone c'è il rischio che un anno non se lo fanno nemmeno a pagare oro, perché ora se ne sta uscendo con la storia che loro avessero avvisato i ragazzi di sta cosa quando era il video. Ma come fai a avvisare? Ma chi è che va a dire ragazzi state attenti al tuo soffitto? Ma dai. La seconda che ora ti faccio ridere ancora di più. Ma c'è poco da ridere comunque in ogni caso, devo dire. No, è che adesso stanno uscendo fuori. Dicendo il tacchino lo saluto. Tacchino? Ti hai detto c'è Cecchino, no? È il buon sound di Andy. Ciao Andy, mitico Andy, un abbraccione. Avevano i razziatori, che sono terribili quelli. Sono peggio dei vichinghi, guarda, appena fanno razzie loro si scappa via. Quindi sì, ho capito, certo ci sono dei rischi, ma io ripeto, qualche responsabile ci sarà poi a fare, ci sarà qualche responsabile. Non puoi dire tutto a posto, tutto risolto e si va avanti lo stesso. Tutto risolto. Oh Lola todos alla cumpa, toda la cumpa, bella cumpa, siamo qua Andy. Comunque, l'altro giorno ero in disco pub in montagna e ho guardato in alto e c'era sotto di moschette fono assorbente. Fono assorbente, ecco, è una buona cosa, sono moschette. E questi sono quelli che hanno preso fuoco. I pannelli fono assorbenti. No, sì, non sono quelli che proteggono? Io pensavo. Cavolo, pensavo fossero... Allora, sono quelli là. Sono quelli lì che hanno fatto questa cosa che hanno preso. Però ragazzi, ripeto, da quello che ho capito c'era una persona sulle spalle di un'altra che ha fatto partire il coso e quindi già che eri vicino al soffitto. Allora nel video si vede uno dei ragazzi che è sulle spalle di un altro e va bene, sta cosa ci può anche stare perché comunque dici sì, era fuori norma quel locale, indubbiamente. Sono ragazzi
sono Ciao ragazzi. Comettino! Sentivo l'odore di vino, ecco chi era. Pensavo fosse arrivata la roba buona, ma invece era Sono Comettino. ragazzi e ci può stare, perché comunque però se tu che hai creato questo coso vedi che c'è del fuoco, la prima cosa non è quella di andare a prenderti la come si chiama? La peste nera, No, andate a prendere la cassa e scappartene ma come un coniglio. stava dicendo una sua opinione perché anche lui è dispiaciuto tantissimo. Comettino non è che vuole fare l'opinionista, sta spiegando che sta cosa l'ha toccato nel profondo. È ovvio che ne parla solo perché gli dispiace tantissimo, come spiace a me, come spiace a tutti voi. È chiaro che è una cosa brutta. Però sì, esattamente si riferiva a quello, chiaramente, il buon Dio. Ma non lo fa per parlare, lui non lo fa perché ci guadagna qualcosa a parlare. No. Allora, io è perché ne l'avevo citato prima. Jack prima aveva detto, raga, che parlando di feste, io ho detto, Jack, non sarebbe il caso, non perché non è... Vabbè, ma ragazzi, ma noi li abbiamo festeggiato, perché noi non sapevamo cosa succede dall'altra parte, noi siamo andati tutti a divertirci per conto nostro. Quindi, quello che io sto Quello che stavo dicendo io mi sono divertito con un mio amico. Dico, se tu come persona... Tony! La leggenda! Tony! Ciao Tony! Vedi che ci sono quei ragazzi... Grande Tony! Uno. Ciao Tony! Lì c'è Tony, che bella notizia! Allora, può capitare qualche volta che uno entra da un'altra porta e succede cosa? Vabbè, sì. Ci metti una persona davanti, ci metti una persona davanti piuttosto che chiuderla con il lucchetto, metti una persona davanti e quando questi qua cercano di entrare li cacci fuori. Sì, basta che siano ignifughi, esatto, come dice Comettino. Questi che hanno fatto, piuttosto che pagare uno, bella domanda, Tony. Hanno bloccato quella porta con il lucchetto e quando hanno visto le fiamme alzarsi, piuttosto che sbloccarlo, hanno preso la cassa e se ne sono scappati. Sì. E adesso, ciao Raffaele, hai visto che bello? Siamo old school oggi, abbiamo Raffaele, abbiamo mitico Tony. Un abbraccio a voi ragazzi, buon anno, ve lo dico, visto che oggi sono tornato anch'io ieri per fare una prova e oggi sul serio, quindi buon anno ragazzi, benvenuti. Faccio partire la scena, Dio, scusami. Scusami, tranquillo. No, non chiede nulla, so che questa qui dovrebbe essere una missione importante di trama. Ci sono le... come si chiamano? Quelle di Tali, non mi ricordo mai il nome della specie. Grazie ragazzi. No, Azari no, Azari Carian. Mamma mia. Cavolo, mi stava nascendo una fuori, porca miseria. Un anno ragazzi, un anno incredibile ragazzi, speriamo quest'anno, perché dopo il 2025 voglio lasciarmela alle spalle, perché per tante cose, sia private che non, è stato un anno che è da dimenticare, però il 2026 ragazzi, ci proviamo. 300 anni fa perdemmo il nostro pianeta contro le IA create da noi stessi, Geth. È vero, sono stati loro a creare i Geth. Hanno creato questa sorta di IA che si sono ribaltate contro. I quali hanno sbagliato, io dico concordo, tutto d'accordo, ma sì, è solo un piccolo errore, dai. Sì, Raffaele lo so, non voglio parlare di cose private di altri, sai com'è, non mi permetterei mai, però lo so davvero, Raffaele. È stata una pessima idea, ottimo lavoro. Io pensavo, ho portato un computer di riparazione, sono un po' di giorni, un po' trafficati sti giorni qua. Come dire, ma basta chiamare? Sì, vieni, Comettino, vieni, che abbiamo tenuto il succo di frutta pronto per te. Non è vero, l'ho bevuto io il succo di frutta, no. Scherzando. Sei proprio una persona cattiva. Guarda, Comettino dice, mi dai da bere io. Buona, ma perché le inquadrano il casco di sto qua? Sembra un alien. Non so come si chiamano gli alien. Xenomorfi si chiamano, non si chiamano alien. Xenomorfo. Dico, pensavo che stavi per dire un'altra cosa, ma io mi ho messo zitto. No. Ciao Ice. No, ma era la testa, non era mica altro.
No, nel primo gioco c'erano certe inquadrature di Liara, bisogna ammettere che si notava, però. E poi vi ritirerete e poi contrattaccherete, esatto. Colpirete duramente. Sto cercando qualcosa da casa per campare. Eh sì. Che senso? Qualcosa da casa? In che senso, Raffaele? Sì. Penso un lavoro. Che lavoro che ma sai che lavori da casa qualche anno fa andavano molto, ecco, Natali andavano molto vabbè Jack, qualche anno fa c'erano magari un lavoro amministrativo da casa, sarebbe mica male. Bravo Matteo, bravo, questo è un bellissimo. Questa è la cosa più importante, perché si parla sempre delle disgrazie ma non si parla mai del dopo e delle persone che rimangono. Questa è una cosa gravissima delle TV. Quello che ha detto Matteo è una cosa giusta, però l'unica cosa, Matteo, come faccio? È come successe quando fu il coso di Viareggio, quando ci fu l'incidente cioè quello là, che per tutto più avanti le persone ebbero pure quel fatto lì che dovettero sopportarsi il dolore negli anni a seguire. Questo è giusto, però comunque... Sì, Tony, lo so, volevo dirti, ho sentito che c'è la terza stagione, io devo recuperare le prime due, quindi tu goditelo, Tony, tu goditela sta terza stagione. Non so se sarà il finale della storia, ma penso di sì, quindi goditela, Tony. Finalmente potrai vedere il finale di una serie che adori. Raff, se tu sei bravo, faccio un esempio, nelle cose grafiche, cose così, l'unica cosa che ti potrei consigliare, c'è come si chiamava quel sito? Ma ci sono dei siti dove puoi fare le grafiche per gli altri, e questo l'avevo conosciuto tramite un altro YouTube. Sì, perché ci sono tantissime persone che amano fare le grafiche tipo ad esempio anche nel mondo dello streaming, prima che arrivasse la IA, ma ancora oggi. Ci sono siti dove tu puoi ingaggiare gli artisti, tu dici guarda, ho bisogno di un logo in queste dimensioni qua, un banner così, e tu chiedi a queste persone e loro ti disegnano. Uno come Diamond sarebbe in grado, per esempio, sarebbe in grado. Tu ad esempio gli chiedi una bella roba super muscolosa su Final Fantasy e lui ti mostra Machamp di Pokémon, una posa, la donna francese di Titanic. Machamp, bellissima, poetica sta cosa, so che la vorresti... fantastico, non è meglio di no. Due nuovi personaggi sono comparsi nella vita di ma è già iniziato? Ma nella storia del buon Tony, giusto, la storia del buon Tony, mi fa piacere. Tony mi fa piacere. Ma quindi adesso dove devo andare? Che ho incontrato queste persone qua e ora dove me ne vado? Margine esterno, portale galattico. Mahat! Fammi leggere. Vuoi leggere tu la storia intrigante di Tony, se puoi? Come ne vedi? Un po'. Avete pazienza, ragazzi, seduto sul water da 2 ore. Suoni di catena. Sto scherzando. No, sto sistemando una grafica per un uno short. No, per un come video. Si chiama? Per un video canale di wrestling. Oh, è vero che tu c'hai anche il canale di wrestling, è vero. Allora, vabbè, lo leggo io. Dai, ragazzi, leggo io. Con molto piacere leggo l'avventura del buon Tony. Allora, sono comparsi nuovi personaggi nella vita di Aya, Ruby, Ruby, Aya, Acquamarina e Tonia, perché non è Tonia Cartonia. Ami Oshino, la sorella di Aya, la zia di Ruby, tutti i nomi lì, e Yuna, la mamma biologica di Aya, sorellasta di Aya, matrigna di Ruby, tutti i nomi che non ripeto per la terza volta, però nelle mie inventate Aya in vita e ha 5 figli. Ragazzi, è una macchina da guerra questa Aya, cavolo, in senso buono, però, non nel senso offensivo. Quindi, ma c'è qualcosa in sto posto? Oh boy, arrivano i razziatori, non li voglio i razziatori, sono cattivi. Mi sa che devo far così. Jack, dimmi Raffaele, con piacere. Io ragazzi ho i sound attivi, se volete sentire qualcosa usateli pure, mi fa solo piacere. Creerò qualcosa di nuovo prossimamente. So che uno che mette sempre il buon Samu è questo, ma questo è senza tempo, questo sound è sempre senza tempo. Ogni mistero per Conan non è...
Ma certo, Raffaele, che puoi, sei una persona corretta, te non dici brutte parole, sei il benvenuto. Siamo su Discord, sul mio Discord. Siamo su Discord nella sezione On Air. Vieni pure, Raffaele, mi fa piacere, veramente. Non sai che piacere mi fa sentirti, davvero. Come hai detto, siamo sul Discord, sul mio Discord. Sì, perché dico, ma dove? Hai fatto uno scioglilingua come questo prima. Certamente, vieni pure, tanto dovrebbe venire anche il buon Simon. Credo. Vieni, con tutto il tempo che vuoi. Tanto adesso sono rimasto un po' fregato qui della missione perché pensavo di... Priorità, corazzata Geth. Sì, ma dove? Dirige il sistema natale dei Qualia, neutralizza la corazzata Geth. Ok. Sembrerebbe fattibile, ma quante missioni ci sono? Mi fa spaura pensare che sono tutte queste missioni da fare. Non sono veramente pronto a tutte queste missioni che mi attendono. Alcune sono secondarie, è vero che vorrei però farle lo stesso. E io avevo buoni propositi prima delle vacanze di Natale, ho pensato, dai ragazzi, farò qualche cosa offline, quelle leggere che non sono missioni di trama, per alleggerire un po' il carico online. Ho fatto qualcosa? Non ho neanche aperto il gioco. La doccia, cioè, Wakame nella doccia. Via. Ma basta. No, ma se veramente ha sbagliato strada, lo so io che ho sbagliato strada, sono nella doccia, cercavo un'altra roba, ma... Io cerco Garrus è meglio delle docce, Garrus proprio. Cerco sempre invertito. Ma no, ma scusa, mi capita di sbagliare, l'hanno messo apposta. Sì. Però è giusto che abbiano messo dei bagni nello spazio, bagni. Stranamente ti capita sempre di... Ma non c'è nulla di speciale, con questi bagni, devo mettere che veramente sei tu che cammini e basta, non c'è proprio nulla, non c'è nulla che possa intrigare nemmeno la mente più santa e pura del mondo che è quella di Leo. La mentalità. Sì. Poor girl. Hello? Yes. Shepard, did you really have to... Never mind. I should get back to work. Ok, ma niente, non ho nulla di nuovo, mi spiace, non ho nulla di nuovo. Speravo che mi dava qualche missione, cioè, ma sai, c'è un segreto incredibile. No. Ma Garrus non è più qua, è vero, io lo cerco nella stanza sbagliata. Qui ci dovrebbe essere la nostra IA preferita, se tu è giusto, qua dietro, che è quella che si è presa il corpo della dottoressa malvagia. E aggiungo io, ha fatto benissimo, cavolo, un corpo del genere, è perfetto. Infatti c'è già Joker che si è innamorato di sta qua. Ok, parliamo con la dottoressa. Joker non si era innamorato Sì, della IA. Di Harley Quinn. No, questo Joker, non quello di Mass Effect, vedete. Certo, questo Joker, non quel Joker là. Il Joker là sì, il Joker là è... Ma innamorato ne dubito, onestamente, non penso che abbia mai perso la testa per una lui. Al massimo lei che è innamorata di lui, Sai che Joker non è un personaggio molto sentimentale, lui. Sì, poi è bello anche la fine che hanno fatto in coso. Quale film? Che bella la fine che gli hanno fatto fare in Arkham City. Ah, non dirmi nulla, che devo ancora giocare a quella serie, però mi fa piacere sapere che mi godrò qui. C'è anche Harley Quinn lì. Volevo dire Yakuza Pirata Hawaii e che è divertissimo. Matteo, io ho comprato Yakuza Infinite Wealth per ora, però sì, sarà molto bello. Allora, allora Jack, diciamo SNI. Cioè, Harley Quinn SNI. C'è però, diciamo che di più c'è per un particolare che ancora oggi è molto discusso. Ah, non è una cosa bella, allegra, ok. Non tanto allegra, perché ti dico solo che si parlava di un... Non dovevi dirlo perché parte lo spoiler. Ti dico solamente che ci sarebbe stato... Aspetta, vengo a vedere, Raffaele. Sei già in una... Vai in sala d'attesa o in on air e sotto studio aperto. Lo so che Cobettino mi ha cambiato durante le feste il coso, non si capisce più niente. Ecco qua, benvenuto comunque. Vieni, scendi giù, scorri un po' di sotto e trovi le sale vocali, dove si chiama studio aperto, l'ha chiamato, non chiedemi perché l'ha chiamato. Ci siamo io e Carmelone. Jack, mi rimembri qual è il tuo colore preferito? Il mio colore preferito è il viola, però il viola scuro, il deep purple praticamente, il profondo viola, è il mio preferito. Ecco, il gruppo musicale. Ciao, benvenuto. Vediamo. Hello. Ciao Raffaele, c'è il microfono disattivato.
Ok, ora è attivato, proviamo. Allo? Mi sentite? Ma benissimo, ciao Raffaele, che bello sentirti. Ecco qua. Anche per me è un piacere, buonasera a tutti. Ma buonasera a tutti. Prima di tutto, Raffaele, tu poi ieri l'hai vista la partita Inter-Napoli? Se sì, quali sono le tue opinioni? Sì. Ma guarda Jack, sinceramente parlando, per me il Napoli meritava la vittoria. Sì, e non lo dico per offesa. No, ma tranquillo, la penso più così. Va bene, Simo, va bene. Ah, beh, certo, io anche il mio profilo ai tempi l'avevo basato sul colore viola. Se vedete questi banner, ci avevo basato molto il viola. Anche il mio nick originale era tutto a tema viola. No, come Tino, devo io che devo abituarmi, non è detto che non si capisce più niente, devo abituarmi alla nuova grafica. Sì, è vero, era un casino, hai ragione, era un casino, sì. Solo che non sapevo che si chiamava Studio Aperto, quello appunto, non mi sono accorto adesso che si chiama Studio Aperto. È come se si chiama PC, non sapevo sta cosa. Ma li abbiamo pagati i diritti a Pier Silvio per Silvio, no, assolutamente no. Grazie. No, vabbè, perché noi è Studio Aperto ma in corsivo, è aperto, perché lì ho dalle lezioni di corsivo. Quindi è Studio Aperto. Ok, comunque fa schifo il corsivo, cioè ragazzi non esiste parlare in corsivo, diciamoci la verità. Non può esistere una roba del genere. È una delle idee più stupide del mondo. Allora, comunque, quindi insomma, non è che ci sia piaciuta, poi è ovvio che un pareggio penso che scontenta tutti, penso, una partita così importante. Sì, alla fine il pareggio è un risultato che non serve a nessuno, diciamo che era più probabile, comunque dico la verità, che l'Inter poteva scappare a +7 e comunque diciamo che il Napoli bene o male però sta sempre là. Però sono contento che l'Inter non è scappata a +7, ci chiudeva una mazzata sul campionato, anche una mazzata morale per tutte, specialmente adesso che c'è la Juve che in grande forma sta recuperando posizioni, sta facendo bene, non penso che vincerà, ormai ne ha persi troppi di punti, però ragazzi, vedere la Juve giocare così è abbastanza stimolante, insomma. Vedere comunque la Juventus se la gioca dopo un anno partito malissimo, ma veramente un disastro di anno. Come Tino mi dice, ogni tuo tentativo di fuga sarà vano. Sì. Vanno avanti. Vanno avanti. È una fusione tra Sahara tra la savana e il savano. No, conoscevo una savana, ma facevo un lavoro che non si può dire. Non mi toccare la mia savana, perché mi sa che fa poco farlo. No, non ho parlato male di savana. Non ho parlato male di savana. So che facevo un lavoro, diciamo un po' che non posso nominare. Che sto facendo un lavoro meglio. Dico, sto facendo un lavoro meglio di quello. Vabbè, sembrava, non so dubbi. La Juve il prossimo anno con Spalletti sarà oltre. Certo, il prossimo anno sì, quest'anno si è allenato un po', ma certo, il prossimo anno sì. Ma cos'è tutte queste missioni? Ma di più mi ha fatto ridere il fatto ieri della reazione di Conte. Cioè, praticamente si è dimenticato. Si è dimenticato del fatto che fino a qualche anno fa lui era dalla nostra parte. Vabbè ragazzi, adesso è contro, ma è giusto che Conte tifi per i suoi, è normale ragazzi. Ulissa Maron dice, Ulissa Maron, sì. Ma mi sono perso un messaggio di Matteo, perché non vedo il messaggio di Matteo. Matteo, qual è il messaggio di Matteo? Ah, eccolo, sì, giusto, questo qua, quello di Spalletti, pensavo ci fosse un altro messaggio. Vabbè, ma Simo vorrebbe, perché Simo è della Juve, chiaramente. Samara non mi sto pensando, no, Samara è un bel nome, dai, La gatta che si prepara a fare la sua endomombo dalla finestra, guardala. Sì, tanto è chiusa. Oh, c'ho Tali in squadra, che bello, finalmente ho Tali. E posso anche cambiare il vestito, che non so quanto abbia. Sì, insomma. Ma ti sei accorto che l'astronave dove vi siete collegati adesso sembra uno Swatch senza coso? No, però mi ricordo gli Swatch come erano. No, guarda che volete interessarsi il gatto? Ciao, senti l'alito divino, è arrivato come Tino, incredibile. Ciao, come stai? È la prima volta che ci sentiamo quest'anno, Stefano. È la prima volta che ci sentiamo nel 2026. Probabile. Da noi c'è anche Raffaele oggi. Stai parlando da cellulare come Tino? Buonasera, come Tino? Ciao. Ma comunque lì posso dire, hanno fatto talmente una stronzata gli Acramontana.
il giorno di Capodanno. Ma nessuno voleva che finisse così, nessuno, ragazzi, nessuno. Un disastro. No, Comunque, a proposito della Juve, volevo dire un attimo una cosa, ragazzi. Dimmi. Allora, ho deciso che stasera, ovviamente sul mio canale Viola, Bravo. ho deciso di fare la live reaction di Juventus Cremonese. È una bellissima cosa, cioè nel senso che tu non fai vedere la partita ma commenti quello che succede. Beh dai, speriamo in bene. Sì, no, ma la partita non si può proprio far vedere, no, perché sennò poi lo so. rischi che il canale te lo banna. Sì, purtroppo. Peccato davvero, perché sarebbe stato bello, ma lo so, ma non si può fare. Ciao Leonardo. Beh, è una bella notizia, guarda, non sapevo, però mi fai bene a fare le reaction, tu sei bravo col calcio. Ma tu stai parlando da cellulare o stai parlando da... Comettino non ha computer. Comettino non ha computer al cellulare. Visto che c'è Enrico quando il signor Trump... No, quello lì non nominiamolo, ti prego, perché... Ma comunque io prima stavo dicendo della cosa di Tramontana che hanno fatto talmente una stronzata, dover salire sopra le spalle di uno con le bottiglie di champagne e candele accese. Ma quelli non sapevano poi... cosa stavano facendo, ragazzi, non sapevano, poveracci. Ma poi... Raffaele, tu hai quel famoso video di YouTube, quale famoso video, Matteo? Quale? Che video è? Che video mi sono perso? Riferisce ovviamente video di questo canale, insomma, di questi miei amici. Il canale si chiama Shale Boom. Ma l'avevo visto anch'io, sai, l'avevo visto anch'io quel video, sì. Vabbè, eri lì a tifare Napoli, non era mica niente di male, era un bel video. Bel video, ragazzi, era un bel video quello. Se volete andatevelo a vedere, il video è Empoli-Napoli, basta che cercate e lo trovate subito, capito? Sono ancora tuoi amici questi, quindi intanto li senti ancora? Sì, assolutamente sì. Bello, ci sto pensando... No, assolutamente. Fa piacere. Già, anche a me. Ma Leonardo dice, ti sei addormentato, lo so, non c'era la voce di Comettino a tenerti sveglio. Però Comettino potrebbe raccontare una storia della buonanotte, Leonardo, sai? Filtro Fiore Bonomelli, sai quelle robe lì, no? Madonna. Te lo ricordi? Filtro Fiore Bonomelli? Io Madonna. Sì. Lo spot Anna Montana stava dicendo, sì, una serie. C'era Miley Cyrus, pazzesca. C'era anche Billy Ray Cyrus, c'era. Anna Montana, sì. Lo ricordo, sì, Comettino. Adesso fa una musica un po' diversa da quei tempi. Ma che succede qua? Questo? Che pezzo che ho fatto al nostro imperatore? Scusa? Mi sento male perché c'è la musica. La canzone che ho fatto... Una l'ho pubblicata, poi dovrei pubblicare anche le altre, ma ci vuole più tempo. Perché ogni tanto non mi va ClipChamp, che è il programma per fare video che uso io. Ogni tanto mi dice non riesco a caricare i progetti e non sono l'unico, È successo anche a Bonelli. Non siete neanche gli unici, è capitato anche a me. Sì, che cane Comettino, che è sempre bello. È stata una bella sorpresa quella della sigla, è stata una delle cose più belle che potevano capitare. Perché non me l'aspettavo ed era bella, ed era tanto bella, una delle migliori sigle che ho mai sentito, davvero. Questa era di un livello superiore a quella di Jack e Max e la gallina, comunque. Questo era un buon testo, era veramente un testo bello. La gallina era divertente, ma questa era anche con i capelli lunghi da Wrestler. Ma sai che mi sono tagliato i capelli, in realtà, mi sono tagliato un po' i capelli. Non c'ho la coda, che è una codina. Ero abituato col codone, adesso c'ho il codino. Mi sono tagliato i capelli, ragazzi, mi sono tagliato i capelli. Ieri ce l'avevo ancora, ieri ho fatto una diretta breve, lì ho detto ma c'hai i capelli bianchi, no? È il riflesso come si può vedere oggi, non sono per niente bianchi, era il riflesso del sole, sì, c'era il sole che rifletteva sui capelli e ho visto che sono un po'... tentativo di fuga sarà vano. Sembra una IA che si lamenta, Poi ti lo spiego che da dove proviene questo... sì, non lo so, questo proprio non lo so. Proviene da uno degli episodi di Barbie Life in the Dream House. Barbie. In poche parole, Barbie e le sue amiche stavano cercando di scappare dalla studio perché l'armadio le hanno intrappolate in casa. Resta canadesi sono biondi, ma sai che è vera sta cosa? Jericho
Chi altri? Ce ne sono un bel po', è vero sta cosa. Ce n'era un altro che non possiamo nominare. Non era biondo, aveva i capelli castani come i miei, guarda. No, lui era biondo, cioè lui all'inizio. Vabbè, ma si all'inizio era tingeva, biondo, poi dopo si tingeva, ma si tingeva, non era veramente biondo di suo, quello che dici tu. Però è vera sta cosa. Sì, c'erano alcuni art biondi, c'erano, mi sembra. Uno c'era. Owen Hart era biondo naturale. Owen Hart era biondo. Io non so se... Ma sì, qui c'è una musica veramente intensa, questo bellissimo. Edge e Christian, è vero che sono canadesi loro due, sì. Pensate che quasi tutti hanno poi preso il passaporto americano e praticamente oggi è come se fossero americani, ragazzi. Sono quasi tutti. Anche Jericho, sono tutti considerati americani oggi. È vero che sono canadesi, ma poi stabilendosi in America. La nave spaziale Odissea nello spazio, infatti mi ricordava quello. È anche un po' abbastanza inquietante. C'ho la gatta con me, ragazzi. Elettra mi ha avuto tanta compagnia. Purtroppo quel gatto che veniva a trovarmi non è più apparso. Non so se sta bene o cosa. Speravo di passare del tempo con lui durante le feste, ma non è più tornato. È venuto solo 2 volte nella mia zona, solo 2 volte, poi è sparito. Speriamo che stia bene, ragazzi. L'avevo chiamato Neve, come l'altro Neve 2. Purtroppo. Allora, cominciano. Graffiarmi. Ti tira un destro in faccia. Questa missione è importante perché per la trama principale dobbiamo aiutare Tali, quindi e salvare i suoi. E se sbaglio qualcosa non si mette bene. Io cerco di salvare Tali e tutti i suoi. Mi serve davvero tanto, ragazzi. Vorrei veramente fargliela finire bene, a differenza di quel successo con Samara, che è stato un minchia. Dai, non farmi male. Cavolo. No, ti scanno solamente. Ma dai, mi sta borsicando il mento. Io non ho il mento pronunciato, perciò fa fatica a borsicarmi. Non è che sono uno col mentone proprio. Mento. Crimson Mentone. Sì. Comunque Raffaele, l'idea di commentare il calcio e fare action non è male, per tu che sei un grande esperto. Io non mi sono mai sentito in grado di farlo perché so che non sarei bravo sul lato tecnico io, perciò sono più sul lato passionale. Diciamo che io altre 2 reaction comunque le ho già fatte, sai Jack? Ah sì, sulla piattaforma viola di sera. Ah, ok. Allora, in realtà, una l'ho fatta comunque su questa piattaforma. YouTube. Però devo dire che vabbè, è stato appena all'inizio e vabbè, comunque. Ma una volta mi ricordo che avevi fatto qualcosa, c'ero anch'io una volta in chat con te. Questo non me lo ricordo purtroppo. Però era parecchio tempo fa, non era di recente. Sì, allora vabbè. Comunque, allora scusatemi, arrivo subito. Vai tranquillo, Raffaele, il tempo che serve. Sono ancora qua per più di un'ora. Ormai è una musica in testa di io. Che cacchio di problemi hai ora? Stava pensando al valzer di Cometino. Massimo, che c'è sul Discord? C'è Raffaele, c'è Cometino e c'è Lio e ci sono io. Siamo in 4. Siamo noi 4. Oggi il grande ospite, a sorpresa, molto sorpresa, è il mitico Raffaele. Sono contento che ci sia anche lui. Molto contento. Poi invece abbiamo Cometino, che finalmente sento per la prima volta quest'anno, mi mancava ovviamente. E Lio, che l'ho sentito anche ieri, che mi ha tenuto compagnia quando ho fatto una breve sessione di prova con Duolingo portoghese. Ma era veramente facile, ragazzi. C'era boa tarde, bon dia, solite cose semplici. Dai, amicia. Ma io pensavo che la gatta mi avesse mollato. No, niente, lo so. Ma che cacchio di problemi ha col gatto? Non si decide, non so se vuole star su o se vuole star qua. Ecco la Tali. Quel tale show. Tali quali show. Si chiama lo show che fa lei. Tali quali show. Jack, l'altro giorno in montagna ho visto sto ragazzo girare la Ferrari SF90. Chissà che lavoro fa. Me lo chiedo anch'io quando vedo la gente col Ferrari. Qui nella mia città ce n'è uno che c'ha la Ferrari. Non so chi sia, però c'è uno che c'ha la Ferrari proprio testa rossa. Io dico, ma cavolo, ma nella mia città c'è uno con Ferrari, veramente, cavolo. Il gira in centro, sempre in centro. Eccomi qua.
Bentornato Raffaele. Matteo diceva che ha visto uno con la Ferrari SF90, ragazzi, in giro per la montagna. Sì, ma è ovvio che in montagna è pieno di gente che ha i soldi, perché si vanno a fare le feste, giustamente, non è nulla di male, giustamente, ragazzi. Ecco qua, guardate, questa qui è la SF90, questa non l'ho mai vista in giro, questa non l'ho mai vista in giro. Quella Ferrari che ho visto io non era così, ma questa è proprio pazzesca. È una bomba questa macchina, è una bomba, incredibile, che roba. È conosciuta anche come Spider, c'è anche la versione Spider, insomma, belle, veramente belle. Sembra un'astronave, dico, sembra un'astronave, sì, è pazzesca. Ragazzi, questa è una gran Ferrari. Infatti Ferrari non si smentisce mai, sono sempre state belle. Cerca il prezzo, è qui che mi verrà paura, perché poi ne fanno anche limitati, mi sembra, non è che ne fanno tempo. Allora, da 430.000 euro per la stradale nuova e 470.000 per la Spider. Prezzi usati. Oh mio Dio. Usati. E poi ci sono anche gli option, è vero. Modelli speciali come l'SF90XX 770.000. Sì, ma ragazzi, ma quanto devi guadagnare per pagarti 470.000 euro di Spider, in effetti? E pensare che dove cavolo sta? In Abu Dhabi, zona così. Nemmeno le cose là praticamente li abbandonano, però finisce la benzina. Che lavoro bisogna fare per guadagnare 470.000 euro in un anno? Il notaio, il chirurgo medico specialista, il notaio, dirigente vabbè, ma poi posso candidare dirigente aziendale di alto livello, vado in una grande multinazionale e dico: scusatemi, vorrei diventare il vostro nuovo capo. Ma c'è un capo. Apro la porta, lo mando fuori, chiudo la porta e dico: ora comando io. E rido. Avvocato specializzato, settore specializzato. C'è anche l'avvocato specializzato, ragazzi, come finanza farmaceutica. Con qualche vendono di farmaci, ragazzi, ci credo. Onestamente, c'è ogni cosa, c'ho un po' di mal di testa, tac farmaco, c'ho mal di gola, tac farmaco. Ragazzi, si fanno i soldi farmaceutici. Ma lo fanno per curare, no, lo fanno per curare le loro tasche. Attenzione, titolari di farmacia. No, dai, farmacisti. Non penso che guadagnino tutto sto denaro. Operare in successo in ambiti imprenditoriali o freelance a alto margine, come consulenti finanziari o broker. Beh, è vero, i broker, ragazzi, sfondano, è vero. Comunque, io consiglio. Chi è che vuole una Ferrari SF? Consiglio fortemente di diventare un medico specialista, un chirurgo, uno di quei chirurghi pazzeschi, proprio top, quelli che operano bendati, con i poteri tipo Dottor Strange. Si potrebbe richiedere una F40 invece di una SF. Vabbè, vediamo, certo. Ma con piacere, F40, questa è quella che ho visto io in giro da me. Così, non costerà tanto come l'altra, però è sempre una Ferrari. No. È belloccia, ragazzi. Vabbè, ma la conoscete l'F40? Vabbè, quanto costerà? Adesso c'è quel prezzo. Secondo me costa la metà neanche. Infatti. No, costa di più! Costa 2,5 milioni di euro! Costa di più! Ma se c'è il costo, come si chiama? Allora adesso, che lavoro devo fare per guadagnare 2,5 milioni di euro? Se già il costo della Lego, porca miseria, ti viene a costare 50 euro. Ragazzi, manco il chirurgo non ci arriva a 2,5 milioni di euro. È stato scartato, ragazzi. Amministratore delegato, il CEO di grandi aziende. Ecco, l'IO potrebbe diventare CEO della WI. Si compra la WI, non so con che soldi, poi non vuoi commentino, diventa il CEO e inizia a guadagnare su pesante, ragazzi. Insomma, diventa un businessman, si fa anche lui il taglio di capelli alla Triple H, così non hai capelli in giro. Insomma, sanità neurochirurgo, anestesista. Ma come l'anestesista? Ma l'anestesista ti mette la punturina, ma che l'anestesista, ragazzi, ma che cavolo, l'anestesista, ma che cavolo, è assurdo. Chi è che è andato? Non lo so, spero non l'io, spero non aver offeso l'io. No, è Flavibot che se n'è andato. Ma Flavibot, perché non sapevo neanche. Già, perché era un sound, aveva messo il sound prima. La settimana prossima inizia la terza edizione della World Cup. Bravo Andy. Comunque, ripeto, abbiamo capito che lavoro usa fare voglio tutti quei soldi. Sono solo lavori di alto livello, ragazzi. Sono gli eletti della società, cosa che io manco ci arrivo vicino. Sapete già.
pensare un guadagno del genere. Perché poi, ripeto, non è che sono lavori facili, sono lavori pesantissimi. Anestesista infermiera, esatto. Da lì intanto si piglia. C'ha lo scompartimento con la morfina. Scusatemi ragazzi, arrivo subito a fare un'anestesia. Ma ragazzi, ma l'anestesista, da quanto ne so io, di solito sono infermieri che ti fanno dormire, non è che... Non pensavo fosse un lavoro così, sono infermieri. No, con me non è successo, certo, sai? Cosa non è successo? Ho fatto dell'anestesista, non mi ha fatto addormentare. Cioè, mi ha no. fatto addormentare solamente la parte di dietro. Quando ti ricordi quando ti... Vabbè, sì, c'è la quando localizzata. C'è la Quando localizzata. dovetti, dico, quando dovetti fare l'operazione che Sì. tu dissi ai tempi. Sì, mi ricordo. Praticamente a me me lo fecero la puntura qua dietro la schiena. Ti Che giuro, dolore! la sensazione più brutta è stata che a un certo punto non sentivo più niente dallo stomaco in giù. Sai che so cosa si prova avendo paralisi, so cosa si prova, non ci crederai, No, ma so no, cosa si no, prova. praticamente era tutto un formicolio dal bacino, da metà bacino in giù. Cioè, E pensa che a me succede senza anestesia, pensate, a me succede non di norma questa cosa, cioè, sembra incredibile, non è una bella cosa, per niente. Non è per niente bella, però mi succede perché purtroppo ho sta cosa, quindi a me capita senza bisogno di anestesia. Ho visto su YouTube molti stadi africani in Coppa d'Africa sono meglio che italiani. È vero, ma ti spiego, ci sono stati molti investimenti, ma io ripeto, San Siro giustamente intanto lo chiamano il campo di patate, è vero che tutti abbiamo San Siro per la sua storia, la sua tradizione, però ragazzi è vero che non è uno stadio perfetto San Siro, bisogna ammetterlo, non è uno stadio miracoloso San Siro, tutto sommato a volte indecente. devo ricordare che c'è una scena il Cosmo su Como dove praticamente c'è Aldo Giovanni e c'ha le vacanze e alla fine perdono forse il traghetto, una cosa del genere, e se ne vanno a fare le vacanze all'interno del stadio di San Siro. E c'era la suocera che cercava di piantare i pomodori nel campo sintetico. Non mi sorprende, non mi sorprende No, per mi niente. scusi, non per essere volgare, ma mi sa che là non nascono cose. Ma non mi sorprenderebbe Però- se ne uscissero, visto che sembra un campo di patate. Però è vero. No, ma vabbè, ma è vero che ci sono degli stadi incredibili, anche nel Sud America. Ma a volte magari avevano un mondiale e allora fanno degli stadi. Io ad esempio la città di Torino è migliorata tantissimo quando sono arrivate le Olimpiadi invernali, perché hanno fatto la metro, hanno lavorato, hanno speso dei soldi. Ragazzi, quindi ogni volta che arrivano delle cose, delle competizioni internazionali, sappiate che ci guadagna l'intera città, perché la città viene ristrutturata. Nel caso mondiale diverse città ci guadagnano, perché ti fanno tanti stadi nuovi, tante cose, sono finanziati probabilmente dalla stessa FIFA, probabilmente, e da imprenditori che poi ci guadagnano in business pubblicitario, e non sono per forza africani, ma sono persone di tutto il mondo che si investono in pubblicità, marketing. È impressionante, ragazzi, è impressionante. GTA 6 è rimandato in... No, non sapevo, è sicura sta cosa? Mi sembra strano che sia sicura. Cosa? Secondo me ce lo dicono fra qualche mese. GTA è rimandato di nuovo, dice. Quindi No, 2027 è sicuro. giusto. 2027 sicuro, ufficiale. Vado a vedere. Praticamente c'è... stanno mettendo roba Qua di nuovo mi segna il 19 novembre 2026. su roba. Ancora ufficiale. Ancora segnato novembre 2026. Ma secondo me sì, esce nel 2027. Ma ragazzi, ma meglio che esca un gioco non buggato. Non vogliono fare la figura di Cyberpunk. Sapete quanto gli fa male alle tasche fare la figura di Cyberpunk con la gente che chiede rimborso? Non fate. Vabbè, ma i leak non sono affidabili. Adesso i leak ci sbagliano. Ti guarda il leak di Steam che dovevano regalare Red Dead Redemption 2 e poi non hanno regalato nulla di quella. Quella è stata una stronzata maledetta, però Perché era i molti leaker giochi che hanno belli. detto cavolate. A volte sono giusti i leaker di Epica. I leak di Epica adesso erano giusti.
Le altre volte erano giusti gli altri anni, però quell'anno lì no. Secondo me hanno fatto apposta di far trapelare una notizia falsa, loro così prendiamo in giro tutti. Ma ragazzi, ma la Rockstar non lo metterà mai a gratis un gioco del genere, ma non lo vanno, cioè, ma sapete che quando li scontano di 20 euro, perché li scontano di tanto? Cioè sono proprio la Rockstar, anzi sarà la prima che pubblicherà giochi a 100 euro, sarà la prima. La Rockstar è come la Juventus, sono dei pezzetti che... Sono i pezzi grossi, esatto, i pezzi grossi, quello che intendevi tu, i pezzi grossi. Pezzetti. Troppo te vuoi Come dire. stanno quelle... Ma la Juventus mica vende i biglietti a 300 euro, perché sono due cose diverse. Anzi, la Juventus è uno dei marketing più accessibili di tutto il mondo. Mega. Cioè, Sì, soprattutto che li puoi trovare tranquillamente gratis, soprattutto le magliette e i pantaloncini in tutti i carceri italiani. Sì. Non li fanno più le maglie da carcere come una volta, purtroppo. Non c'è più la banda Bassotti come i vecchi tempi. Questa settimana rifaccio i primi episodi di Milan Francia, parliamo inglese. Ma però è bella se ci pensi la cosa. Oh, ma succede, Andy, succede. Comunque Milan Francia, porco cane, bella battaglia. Secondo me vince la Francia, ma non dirvi nulla che poi me la vedo. Milan Francia, ragazzi. Quando dico sempre il mitico Andy, ragazzi, ha sempre delle bellissime idee. Bellissime idee. Lui inventa delle serie che sono molto particolari, mi ricordo tipo Montalbano GTA. Delle idee pazzesche. Andy è bravo, come idea. Se riesce a sistemare la cosa dell'audio. È veramente bella, ragazzi. Sì, veramente bello. Sì. Comunque volevo dire una cosa per quanto riguarda lo stato di San Siro. Sinceramente parlando, mi dispiace proprio che verrà, insomma, almeno da come è stato detto, insomma, lo distruggono, giusto? Sì, ma dovrebbero poi rifarlo, spero. Lo raderanno a per con una bomba. No, non una bomba, no. Quello no, spero di no. No, speriamo di no. Ma no, ma ragazzi, ma io sono un nostalgico, cioè io vedo il lato romantico del calcio, chiaramente, come tutte le cose. Per me San Siro è una roba romantica, ha fatto innamorare tante persone, che siano dell'Inter o del Milan. Perciò quando vedi che senti che viene distrutto uno stadio, ti fa male. Fa male, specialmente anche se non sei di quelle due squadre lì, io lo sono, ma di una di quelle. Mi preoccuperei di link. Ciao Thumb! Il link di Mass Effect 5. In effetti ci sono tante notizie. Si parla di un seguito della trilogia, un seguito ma ovviamente senza Shepard, e mi preoccupa più la BioWare moderna, devo dire la verità. Non so se tu hai giocato. Come ti posso chiamare, Tumblr? Perché Tumblr è il nome di un sito, ma come ti posso chiamare? Se dimmi come preferisci che ti chiamo, benvenuto. Mi preoccupa tantissimo, chiaramente, che Dragon Age Inquisition era un gioco che aveva del potenziale, perché, cavolo, cioè hai delle scelte che sono molto incisive, delle scelte che veramente ti cambiano le cose e altre scelte che non ti cambiano nulla. Tu devi decidere a un certo punto, non faccio spoiler, fra salvare una città o salvare l'altra città. Penserai che il personaggio della città che viene abbandonata, quello lì l'hai perso per sempre. No, dopo un po', vabbè, dai, fa lo stesso. Ok. Abbiamo ancora gli stadi con la pista di atletica, sì. Allora, è un po' come è successo quando su Helldivers 2, quando proposero ai giocatori di fare una scelta, ovvero potete andare ad aiutare un pianeta, cioè un pianeta dove ci sono dei bambini intrappolati, oppure potete andare su un pianeta dove ci sono degli elementi che per i giocatori erano perfetti. Dice alcuni come si chiama, i sviluppatori pensavano che tutti sarebbero andati salvare i bambini intrappolati, giustamente. No, a andare sul pianeta dove c'erano tutte quelle cose lì. In realtà poi che ci sono andati, tutto il resto sono andati a salvare sto pianeta, e la cosa bella hanno ottenuto
una specie No, di... sono distanti dagli stadi, è vero? Ma noi sì. di disegno, una cosa del genere, però una cosa caruccia, sappi. Ah sì, ho sentito di un evento incredibile su Helldivers, ho sentito anch'io sta cosa, non sono esperto perché non conosco il gioco, però l'ho sentito anch'io parlare di questo evento clamoroso. Tao va benissimo, una delle mie saghe preferite. Sì, dopo Dragon Age Vanguard, sapete per voi cosa vogliono far uscire? Sì, assolutamente, guarda, Dragon Age Vanguard, io l'ho finito, l'ho anche platinato, perché comunque come gioco in sé non mi è piaciuto, ma ragazzi, i dialoghi, la cosa... E poi, io ripeto, Fumeggiante! sarà una questione di scrittura, ma il Day in inglese è usato bene in Undertale. In Undertale il Day non è invadente, non ti fa la lezioncina il Day che usano in Undertale, semplicemente ti dicono non importa se tu vedi il protagonista come un personaggio maschile o femminile, decide il giocatore, cosa decisa da chi l'ha creato ovviamente. Cioè non è, il protagonista di Undertale non è né maschio né femmina, non decidi tu cos'è, per te è un maschio, per te è una femmina, non importa, usano il Day e tu decidi quello che sei, e alcuni personaggi usano il Day, non è fastidioso, non è mai fastidioso, non è mai istruttivo, non è mai una roba che invece come viene usato in Dragon Age dà fastidio, perché cercano di farti la lezioncina. C'è un personaggio che sbaglia il pronome e inizia a fare riflessioni, dice no, ho sbagliato, non merito di vivere, No, ho sbagliato allora, il pronome. di più il fatto, Jack, è che su Undertale comunque guardi il personaggio, cioè non lo vedi sempre di nuca, e da nuca sembra una ragazzina. Ma a me è sempre sembrato un ragazzino, mi è sempre sembrato, cioè io l'ho sempre visto Sì, come ma maschio. c'è anche l'altra umana che Altra poi è umana? una ragazzina. Sì, in Undertale, che poi in realtà quella dovrebbe essere la protagonista dello spin-off di Undertale. C'è anche lei in Dallo Undertale? sigla. Ma come c'è anche lei? Non lo so, io l'ho vista in... Vabbè, ma non è in Undertale, era qualche lavoro... No, non c'era in Undertale. Non c'era. È in Deltarune. Che poi non È in Deltarune, Sì, è più uno l'inizio di spin-off. Deltarune. Vabbè, ma comunque ragazzi, è dato al giocatore di scegliere quello che si vuole. Per lì una femmina, per me è un maschio, non cambia nulla, ragazzi. Infatti, ai tempi ero confuso dalle fan art, cioè, ma è maschio o femmina? Ma salve, Kevin! Kevin, sono tornato ieri con una breve live di prova, ma oggi sul vivo, e siamo con la mitica Tali a cercare di salvare i Quarian dall'estinzione. E questa è una cosa bella. Grande missione. Come stai, Kevin? Dicevo che appunto, quindi insomma, però invece parlavamo di Dragon Age Vanguard. Il problema è che Dragon Age Vanguard cerca di essere troppo istruttivo su quello, ti punzecchia, è pretenzioso e quindi è scritto male. È quello il problema, che dici, ma dai, un gioco che era un dark fantasy, molto dark fantasy da serie, un gioco che è stato estremamente soft. Non mi lamento, ma io sto bene ormai, guarda, mi è tornato il computer, quindi finalmente mi è tornato il computer, posso darci dentro quei progetti in corso. E speriamo. Poi Kevin ti devo scrivere per una cosa più tardi, se vi ricordo, altrimenti ti scrivo domani. Allora, Big Gun, dicono. Big Gun non mancano mai in sto gioco. Quindi sì, certo, io spero con tutto il cuore che non facciano... Spiccanti. Ma secondo me il problema non è tanto la BioWare, il problema è la EA come publisher. Ma non so se è successo, ma forse stanotte dovrebbero aver chiuso come si chiama? Hanno dovuto chiudere non mi viene in mente il nome. Come non ti viene in mente il nome? I server di Anthem, che è sempre fatto dalla BioWare. Server di? Anthem. Ah sì, vero. Vabbè, ma quel gioco ormai si era rivelato un insuccesso. Clamoroso, ragazzi. Avevano puntato tanti soldi. Boss fight, mi mancavano. Pensa che Kevin, come ho detto, venerdì inizio Tomb Raider Anniversary, si ritorna con Lara Croft e questo gioco serve come supporto in vista dei nuovi Tomb Raider, perché uno dei due sarà un remake di Tomb Raider 1 e Anniversary è un remake di Tomb Raider 1. Quindi si può vedere com'era il gioco in origine, questo remake, e quello come sarà dopo. Sarà un bel modo di confrontarli, tanto la trama la cambieranno ancora una volta, perché la cambiano sempre la trama. Perciò bello. Sto cercando di finire Mass Effect, ho un po' di progetti, poi per la tua gioia mi vedrete su un Call of Duty, con
insieme al buon Baba Babaloa, che mi fa da manager, e Baba è il maestro su... Io che ti faccio da cosa? Da come si chiama? Ti faccio Da barista Mumu. da voce fuori campo. Sì, beh, certo, ma certo che ci sono. Tanto sai che Andre non parla, quindi posso stare con te in vocale, non è un problema. Lo sai benissimo. No, perché da quello che ho visto era che domani c'è coso. La Final Fantasy domani. Sì, domani. Ah, hai comprato The Order, è una vita che voglio giocarlo. No, E ma come? quindi Come con la custodia distrutta? A me era successo quando ho preso The Condemned, tutto distrutto, ma poi ho scoperto che chi lo vendeva era il mio compagno di scuola. Jack, io con WWE 2K16 per PS3 c'ho la custodia distrutta. Il 2K14 nemmeno c'è la storia. In un altro gioco c'ho pure quella lì distrutta, quindi immaginate un po' che io sono dovuto passare. Fammi indovinare, eBay, vero? eBay. Sì. Anch'io. Io ho avuto tante brutte esperienze che ho lasciato scadere il mio account. Ma ha detto, hai No, in tempo di realtà tempo. ti devo dire, alcune che ho preso da eBay però me l'hanno inviata che erano perfette. Vabbè, alcune Altre sì. invece purtroppo. Comunque Per Kevin oggi abbiamo ospite in vocale, abbiamo il mitico Raffaele. Ciao Raffaele ancora una volta. Di nuovo buonasera a tutti. Sì, perché è arrivato il buon Kevin. Ecco qua, ci siamo. Oh, che spavento, pensavo fossero dei cattivi, invece erano i miei compagni. Ero già pronto a sparare. Madonna, c'è che sei un selvaggio. Ma io vedo qualcosa che si muove e sparo. Si devi fare così, sti giochi. Ecco, come i poliziotti americani. Prima sì, non volevo citarlo perché è solo cosa di cronaca, però sì, siamo capiti, nel senso. prima spara, poi pensa. No, prima spara e poi chiedi cosa. Beh, ragazzi, però a volte sparare prima e pensare dopo può fare la differenza sulla sopravvivenza. A volte. Sì, ma no, ma poi un'altra cosa. Allora, io non volevo fare politica oggi. No, neanch'io. Però dal video si vede tranquillamente che quella lì ha avuto una reazione di paura. Sì. Perché se tu ti vedi arrivare un tipo con la mitra in mano, col casco, almeno 10 persone con i fucili spianati, personalmente anche io mi metterei paura. Invece subito, quella mi volevo utilizzare il coso. Secondo me, a me ha ricordato troppo la scena di Joel e la figlia Sara quando all'inizio di The Last of Us, che dice mi sono solo spelata la gamba, e loro sembra mi ricorda la stessa cosa. No, è tranquilla, non è infetta, stessa cosa. Peccato che non si impara mai nei videogiochi. I videogiochi sono così istruttivi, certe volte ti fanno pensare. Se le persone avessero visto un videogioco, ai tempi c'era una persona, non vogliamo dire chi, no, certo che no, che ai tempi voleva a tutti i costi togliere i videogiochi dal mondo perché i videogiochi sono cattivi. No, ma adesso mi devi dire il nome di sta persona, però voglio capire che cavolo è. Dimmi la nazionalità, facciamo le domande senza nazionalità di sta persona. Americano? Ok. Americano. Posizione presidente? Sì. Attuale o precedente? Solo quello. Era attuale. A lui voleva togliere i videogiochi, ma veramente? Ma scusami, perché la sua famiglia si è comprata la IA? Che cavolo, se si è comprato la IA? Non ha mica senso. Ricordatevi che quando comprate in futuro giochi della IA date soldi a quella persona lì, alla sua famiglia, quindi poi fate comprate e dite stiamo rendendo più ricco anche quell'uomo lì. Sappiatelo perché adesso la sua famiglia si è comprato la IA insieme ai sauditi. No, nulla con i sauditi, a dire la verità, anzi ne parlo spesso bene perché penso che quando quelle nazioni che si modernizzano e che vedono il futuro sono le nazioni che durano di più, ragazzi. Le nazioni che rimangono ferme nella tradizione, tutto, sono le prime che spariscono, ragazzi. Veramente. Beh, questo pure è vero, devo dire la verità. Purtroppo, perché io amo la tradizione, però non è che io sono contro le tradizioni, però sono molto tradizionali, però ripeto, purtroppo è vero che se non ti espandi, loro hanno fatto delle cose veramente essenziali,
Tipo, pensa che in passato le donne non potevano guidare, pensa a te, per dire, ai tempi in quella nazione. Era terribile sta cosa, cioè, questa mentalità che c'era. Però loro si sono espansi perché per negoziare con l'Occidente devi ragionare con la mentalità dell'Occidente. L'Occidente non era mai a contatto con una nazione che maltratta uno dei due generi, non lo farà mai, chiaramente, perché da noi è vista come una cosa non civilizzata. E allora hanno detto va bene, rinunciamo a questi valori tradizionali, ma facciamo qualcosa che alla fine è giusto fare, però poi bisogna farlo. Hanno iniziato a ragionare con una mentalità moderna e sono diventati talmente moderni che adesso abbiamo i show, abbiamo la Royal Rumble, che è un evento importantissimo della WWE, penso il secondo evento più importante, quindi se per te C'è solo una cosa, perché allora c'è solo una cosa, si dice che l'anno scorso, 8 anni fa, quando è stato, lo Chico voleva Yokozuna. Sì, vabbè, ma che quelli che capiscono niente di wrestling non dubbi. No, qualcuno si era dimenticato di avvisarlo che Yokozuna è morto da tanti anni. Sono quasi 150, sono quasi 50 sottoterra. Quindi perché non chiedono mai di un certo canadese? Mi ha portato sto canadese, grande giocatore, grande lottatore tecnico. Ascoltate, ma scusami, non c'è più. Come non c'è più? Non c'è più. Non c'è neanche, non possiamo neanche più nominarlo. Che cavolo? No, ma io lo volevo. E parte la musica, la Royal Rumble, si sbagliano. Oh mio Dio, cosa sta succedendo? Triple H che perde i pochi capelli che ha, cioè non ne ha più. È la disperazione perché parte la sua musica. Sarebbe pazzesco, ragazzi. Ma in realtà sono estremamente ben organizzati, devo dire la verità, onestamente sono veramente ben organizzati. Cioè, ormai i primi show erano un disastro, era da cavarsi gli occhi per dire no, ma cos'è sta roba? Ma adesso sono veramente ben organizzati. Veramente. Comunque a proposito della WWE, sì. Questa è la musica più bella, eccola qua, adesso proprio la sto mettendo in chat. Ci mancherà quell'uomo, esatto. Sì, è un classicone quello. Sì, a me manca già. E comunque lui è stato una figura di riferimento. Un grande campione che era John Cena. Grande campione, esatto. E soprattutto sembra che sia stata una brava persona, anche bisogna dirlo. Ha fatto tante cose positive, ha aiutato tanti ragazzi, ha sempre fatto beneficenza più di tutti gli altri. Lui più degli altri, ha fatto più beneficenza degli altri. Ha dedicato un sacco di tempo a aiutare le persone, quindi comunque veramente bisogna dirlo, come persona è una brava persona. Che personaggio grandioso, veramente. Sì, una persona che dedica tutto quel tempo a aiutare le persone. You can see me, esatto. Mi manca, ripeto, purtroppo si è ritirato, l'hanno fatto ritirare come un cretino. Cioè, puoi vederti il suo ultimo match gratis su YouTube, se cerchi Saturday Night Main Event John Cena, ti esce fuori, scrivo in chat Saturday Night Main Event John Cena, come si chiama? Gunther. Ti esce l'ultimo, è ufficiale, è legale, nel senso proprio il video dove c'è l'intero evento con il suo ultimo toccato di omaggio finale a John Cena. Non ti dicono cosa è successo, ma diciamo che si poteva farlo un po' meglio, secondo me, quel match. Però è comunque un match importantissimo. La sua storia si è conclusa lì, ma tanto lo vedremo a Hollywood, perché ormai Fast and Furious è coprotagonista. Ormai è il fratello di Dominic Toretto, Fast and Furious. Passo una bella serata, bro. Ma grazie Andy, io ti auguro un felice lunedì sera. E speriamo in bene, dai. Io domani ci sono con Final Fantasy, tanto so già che lì è contento perché domani si ride e si scherza. E mercoledì si piange perché nella sua fase è sempre triste. Io mi sono visto la seconda stagione televisiva. Hanno cambiato delle cose abbastanza fastidiose. Se sei un giocatore, la prima stagione hanno fatto dei cambiamenti che non hanno mai dato fastidio. La seconda stagione sì, hanno cambiato delle cose e ti chiedi perché le hanno cambiate alcune. Altre le capisci per estendere, altre cose le hanno cambiate proprio senza motivo. Delle scene Fantasy che porti, Jack? Domani Final Fantasy, c'è Chocobo, come dice Comettino, lo struzzo, il gioco dello struzzo. Ma qual è il 14? Il 14, sì, quello con Wakame, sì, che c'è Wakame. 14. Sì, e Wakame è la nostra biondina portafortuna, esatto.
Jack, avendo Sky, mi sento fregato. Ma sai, Matteo, che anch'io mi sono fatto un anno di Sky per vedermi HBO? Mi sono fatto un anno di Sky per vedermi HBO e me la prendo in quel posto? No, Sky ha perso The Pitt, ha perso The Last of Us stagione 3, ha perso tutte le esclusive HBO. E mi fa rosicare, mi sono fatto un anno di Sky per l'entertainment e mi trovo che non posso vedermi i seguiti delle mie serie preferite. Ma non sai quanto mi scoccia veramente, mi fa proprio arrabbiare sta cosa. E fra l'altro io sono anche iscritto a Netflix, ma Netflix per un anno e mezzo ancora non potrà avere le serie HBO. Quindi per un anno e mezzo non mi A proposito posso di vedere. questo fatto di Netflix, allora c'è una cosa che è stato detto e adesso chissà se sarà vero o anche no. Cioè sarebbe che dal 2029 Sì? Dimmi. scusami come prima, scusami. No, perché non hai mica detto nulla. Scusami. No, mi è partito uno starnuto. Ma no, ma non è colpa tua se lui sta a raffreddore, tranquillo, figurati. Parla pure, Raffaele. Quello fa un freddo pazzesco. Beh, comunque, allora, come stavo dicendo, a proposito di Netflix, allora sembrerebbe che dal 2029 voglia acquisire insieme a Sky i diritti della Serie A. Ma pensa a te su Netflix, ma sai quanto costa? Ma costa un casino una serie. Ma se succede, ragazzi, è una buona cosa. Io onestamente, perché Daz ha una qualità abbastanza indecente nello streaming, da quello che so io. È una roba che tipo intanto... Vabbè, guarda Jack, veramente DAZN ha dei problemi veramente pazzeschi, che si bugga, che si blocca, cioè sinceramente parlando è un pessimo servizio. Cioè, Netflix aveva avuto dei problemi all'inizio con le prime prove di stream, ma ormai è migliorata. E poi mi dà fastidio che in Italia Netflix non ha Raw, in tutta Europa c'hanno Raw e in Italia non ce l'hanno, ma mi dà fastidio perché, cavolo, potresti vederti il wrestling, non dico in diretta perché alle 3 del mattino, cavolo, mi guardo le cose, però solo in Italia è il servizio pessimo, solo in Italia la zone fa così schifo. Allora perché non investono in server invece che usare tutti quei soldi per dare la caccia ai cosiddetti utilizzatori gratuiti? Perché non vanno a usare i soldi per i server invece di dare la caccia a dar multe salatissime e umiliare quella gente che se lo fanno si vede perché non hanno i soldi per permetterselo, perché sono dei cattivi, Esatto. non sono cattivi, ragazzi, non sono cattivi, non hanno i soldi, non hanno i soldi perché in questa nazione si muore di fame. Non fanno per cattiveria quelle persone, voglio dire, devono sempre trattarli come se fossero spazzatura. Gli hanno mandato la lettera con scritto vergognati, ma vergognatevi voi che siete miliardari e non capite che la gente muore di fame. E vedete dei prezzi. Infatti. La casa dei draghi, infatti, è interessante quella, cavolo. Dimmi. No, stavo vedendo appunto quante serie HBO. Adesso però faccio una ricerca perché adesso dico. Adesso voglio cercare quali serie passano da Sky a HBO Max. In un secondo finisce la scena. Doppio spezzatino, hai visto? Alcune saranno solo su Sky, altre su là. Ma che casino in Italia, ragazzi. Cioè uno non può prendersi o Sky o HBO. Alcune rimangono su Sky, altre su HBO. Però vediamo un po' la notizia. Vediamo un po' perché questa qui interessa a molti di noi, perché alla fine siamo passati in serie TV. Vabbè, Netflix, bla bla bla, vediamo l'introduzione. Allora, dunque. Allora, dice siamo stati i primi momenti di catalogo, non solo Game of Thrones, Little Big Lies, Succession. Ti dice, tutte le altre serie HBO già concluse stanno lasciando Sky, ragazzi, porco cane. Ma anche le stagioni meno recenti come House of Dragon e The White Lotus sono sparite. No, White Lotus volevo vederla. Che cavolo. Le due precedenti, anche Euphoria, non ci sarà. Incredibile. Potrà essere vista su Sky. La differenza è questa. Allora, almeno Sky, il servizio è comunque buono, e DAZN veramente che fa ma Sky va bene, Sky lo so che va bene, servizio. E questo è il fatto. D'accordo con Disney Plus, ma che No, senso? io questo veramente non lo capirò mai, giuro. Disney Plus sono 16 euro al mese, ragazzi. Sono 16 euro al mese Disney Plus, ve lo dico perché sono iscritto. Porco cane, hanno aumentato i prezzi anche lì. Il capolavoro White Lotus, pensa che volevo vederla su Sky, infatti, guarda. Volevo vedere su Sky e non c'è più, l'hanno già tolto. Quindi tolgono pure i Soprano, tolgono Friends, tutte quelle serie lì, storiche già concluse. A me Friends non interessa, ma Soprano è una classicone, ragazzi. La storia della serie TV. È vero che sono quelle storie dure e crude, però ragazzi, non lo so, non è una bella cosa, Quindi toglieranno anche il vecchio Game of Thrones, che avevano i diritti italiani.
Now sì, ma poi li tolgono anche da lì perché è quello che di Sky. Uno che infatti Now è ma infatti è una Sky. follia. Aspetta, hai dimenticato Paramount, Matteo, c'è anche la Paramount Plus, non c'è solo Apple, c'è anche A Paramount. proposito di questo fatto, ragazzi, allora c'è DAZN acquisito pure i diritti di Paramount Plus. Ai, pensate- è vera sta cosa, che cavolo, sono presi pure quello. Sì. Ma poi non so sì, quanto c'è. durerà perché Paramount fra un po'. Ah no, Paramount rimane sempre, è vero? No, Paramount per Italia. Sì, hanno tanta Sì, roba. sì. Ma quello è vero che hanno tanta roba. C'hanno anche il football americano che è pazzesco, da zona. Invece l'NBA è molto divisa, ragazzi, ma nessuno ha tutto. Perché per NBA devi farti proprio l'abbonamento sul sito. Però in compenso Prime alcune cose, Netflix ne ha altre. Non so chi altri per il basket, ma ormai il basket è ovunque. Ah, pure Prime, cioè il basket. Un po' dappertutto. Ma anche lo struzzo. Domani vi prometto che vedrete questo bel Chocobo. Per la gioia di Dio piglierò il Chocobo più grassoccio che ho in casa. In stalla. Ti E lo darà porto in tutte le giro. maledizioni, Carmelo, vedere quel pulcino ingrassato, vacca boia. Che lì che ha fame, e lui è ingrassato ma ha fame quel Chocobo, ha fame ragazzi, poverino, vede una bella torta, che fa? Non cerca di mangiarla e va lì col filo con la torta. Stiamo parlando di Carmelo, ma lui dove stracazzo è finito? Carmelo ragazzi, magari in questo momento, l'avevo detto che è seduto sulla tavola del water, dai, poverino. Lasciate di finire sui bisogni. Volevo dire che a Raffaele di cosa ne pensa dei signori di Amazon che dopo che io ho fatto un mese di Prime per mio padre, l'hanno Cosa? iscritto ad Apple. Quello che è successo a mio padre, che Sì. io l'ho iscritto a un mese di Prime e se uno Sì. andasse a guardare le mail l'hanno iscritto ad Apple TV. Ragazzi, è Discovery successo a Plus, mia madre con la esatto. chiavetta di Fire TV, è successa la stessa cosa, l'ha iscritto una settimana gratuita su Crunchyroll, ma che cavolo è successo? Ma guarda, ma cosa te la fai Crunchyroll, che ce l'ho già io Crunchyroll, cosa ti fai Crunchyroll? Ma io che ne so, non c'era mica scritto, è vero, te lo scrivono in piccolo così, che non è una roba di Prime ma che è a pagamento, te lo scrivono in piccolo, se non stai attento ti trovi 30 abbonamenti, settimane di prova e roba a pagamento, devi stare attento. Perché poi Infatti questa cosa, prego, come Dicevi dire. Raffaele? Ah no. No, che poi i signori di Amazon, avendo fatto questi istruzioni a mio padre, gli hanno scavato un sacco di quei soldi. Certo, lo so, anch'io ho detto a mia madre, ma sta attenta. Ma guarda, ho detto, ma a me non è arrivato da pagare, no, sulla mia carta, e mica sulla tua. Vale sulla mia di No, carta. guardate ragazzi, allora bisogna stare veramente attenti a questi annunci perché questi qua possono solo ingannare, ve lo dico proprio ragazzi. Sì. Sì. Adesso basta, Sky comunque è calata perché veramente, come dice Matteo, aveva tutto. Sky ragazzi, quando è morta, ai tempi c'erano Telepiù e Stream forse, non ricordo come si chiamava delle due, Stream, non Steam, erano entrambe, ai tempi poi è data Sky, aveva tutto il calcio, tutte le serie TV, tutto, ragazzi Sky era la sovrana incontrastata, però poi aumentando i prezzi dei diritti, altri si sono presi altri diritti, è arrivata Netflix che è entrata nel mondo dello streaming, ai tempi faceva sconvolgere, ma così uno deve farsi sia Sky che Netflix, aspetta, è arrivata Prime Video, è arrivata Disney Plus, è arrivata tutta quella roba lì, e ormai oggi siamo diventati come in America. In America ragazzi tu non paghi il canone e basta, tu devi, in America non paghi il canone, tu ti compri il canale, cioè tu ti compri il pacchetto di canali, in America è così, quindi in pratica loro sono già abituati, che tipo spendono 150 euro all'anno, ma è sempre stato così la TV americana ragazzi, è sempre stata così. Noi in Italia no, non abbiamo avuto questo concetto di pagare per vedere. C'era solo Sky ai tempi, ma era Pay TV, la chiamavamo, ma là era normalissimo. Perché ad esempio Showtime, forse Showtime no, avevo fatto l'esempio sbagliato, però la ABC era a pagamento, la HBO era a pagamento, tutte le altre reti erano a pagamento. Non mi ricordo quali erano in realtà quelle TV a pagamento, ma erano tantissime. Le migliori serie TV erano sempre su TV a pagamento. Io salvo di parte la parabola con Sky, tu la parabola, io l'ho fatta togliere la parabola o sul normale Now TV, il sconto, quando mi fanno uno sconto non lo piglio, non lo fanno, non lo piglio, perché ho già capito che si può andare avanti a vita scontato, non è uno scherzo. Allora, tu prova solo a utilizzare quel cazzo di Chocobo e io giuro che ti vengo a cercare e ti sto. Ma dai che ti piace il Chocobo, è lì che ha fame, è lì che ha fame.
Carmelo, dopo mezz'ora ti accorgi che stiamo parlando di te dello struzzo. Dopo mezz'ora te ne accorgi. No, non se ne è accorto, ragazzi, era in bagno che stava parlando facendo i di bisogni, dai, poverino. Stavo sistemando un'altra live, comitino. Non capito il nostro. Stava sistemando una cosa. Stavo sistemando una live su... Sky ha formato in brano il migliore joystick. Ah, è vera sta cosa. Io adoro Buffa, per me è nell'Olimpo, veramente è l'unico, cioè nel suo genere non c'è nessuno come Buffa, ragazzi. Io mi sto vedendo Buffa parla, sto vedendo una cosa sui mondiali di Buffa, ma un capolavoro, ma è oltre la storia del calcio. Buffa non era uno dei personaggi di Winnie the Pooh. Può essere, però così è una persona vera. Buffa è Ho fantastico. detto Buffa non era un personaggio di cose, di come si chiama, Può non era essere. un personaggio di... Non credo. Ma non lo so. O era Un Uffa, pochettino sei quello. troppo giovane per conoscere tutti, beh, giovane te. Torno subito, ragazzi. Vai. Ho un problema qua con il mio server. Credo che sia buggato. Flavio tranquillo, anche lui è bravo. No, beh, anche no, hai ragione. No, Ma beh, comunque ho capito a chi si riferiva io. Mi sa che quel personaggio si chiamava Uffa. Uffa? Uffa era quello di Ok, ci sono. Ah, Uffa, non Buffa, ok. Sì, non ho capito chi volevi dire tu, Lio. Ho capito. No, perché come ha detto Jack, si sentiva più Uffa che Buffa, quindi... Ah sì. Chi è Jack, il tuo telepreso preferito? Ragazzi, io sono per il team Caressa Bergumi. Caressa Bergumi è un team che ormai mi ci sono affezionato. Non voglio dire che siano i migliori, ma mi piacciono, le loro voci mi fanno sentire a casa. Caressa mi piace troppo, anche la pronuncia, la sua bravura. A me è sempre piaciuto Caressa, ragazzi. Io Caressa mi sento a casa. Caressa è un Per adoro. dico per fortuna che Jack non mi può vedere. No, E io ti vedo come, Carmelo, cosa stai combinando adesso? sì, ma non voglio. Anche se sto facendo altro sul Sarà, telefono. sta facendo la doccia sto qua, no? Perché... No, che cos'è sì, quella sì, roba sì. rosso, cioè blu e scura, cos'è? Ragazzi, ve lo racconto io. Lio si è preso la sciarpa rosso-nera, ha detto magico Milan, amalo. Per così. Bastardo, c'ho la cosa dell'Inter, Sì. siamo completi. No, non è vero, scusatemi, dai, ho detto una bugia, non ha la roba del Milan, dai, dobbiamo essere onesti. Hai una stronzata proprio. Ha una bellissima casacca del Napoli, con Napoli Calcio, forza Napoli vince il quinto, Massimo dai. questa. Ma questa dei Bulls è bellissima, questa dei Bulls. Questa dei Bulls è bellissima, ragazzi. Sì, dimmi. Sì. Allora, scusami, adesso vi faccio vedere io la maglia del Napoli che ho, permettete? Sì, in diretta non si vede nulla, ragazzi. Guarda, lo faccia. Non mi metto a condividere lo schermo. Ecco qua. Cosa? Ma boia! Ma Raffaele ha l'armadio che ho io nella mia in camera, è uguale. Raffaele è lo stesso identico armadio che ho io. È uguale! Allora, dopo ti faccio una foto e te la mando. Raffaele è lo stesso tuo armadio. In casa mia. Sì. Tranquilli ragazzi, voi non vedete privacy. Poi ripeto, è assurdo che ha lo stesso identico armadio gigante che ho io di là. Uguale. Carmelo, sai che dice che hai la cosa sotto sopra? Sì. Ma Certo. L'Inter al contrario, l'ha mandato all'ultimo posto. Lui. Io ho la gatta, non posso condividere sul disco, ma c'ho la gatta io. Esserci da Condivido. protagonista. Boss, va bene. MSC, ma che bella, quella è la maglia della vittoria. La maglia. MSC mi pare una nave. E non Vabbè. in crociera? Ah sì, esatto, lo sponsor. Non c'era, bravo. Boss fight, ragazzi. L'ho sentito Sì. dire per Italia 1 quando guardavo Fanno pubblicità. c'è Battiti Live con si presenta MSC. Vabbè, la MSC è pure quella che si è schiantata su... Sì. Vera- Quella non è una buona pubblicità, però. No, pubblicità. Siamo arrivati da Legion, avevano legato Legion a un palo. Vediamo di salvare tutti. No, ma comunque per tornare agli discorsi prima, comunque adesso basta che compra i video mio padre e si guardare i film su Mediaset Infinity. Io dico Ma stai scusa, attento. non ci potete... Aspetta Carmelo, io dico a mio padre stai attento a non andare a vedere i film di Infinity Plus perché è a pagamento. È vero, bisogna stare attenti anche lì. Perché Scusa, ma perché tuo papà ha una serie su Serial? aspetta Carmelo, per No, una è cosa, Infinity. perché
prima cosa, mentre su Infinity c'è il mio account e poi non ho collegato per niente, per fortuna. Che non vada bene fare qualcosa che non so come Premi un pulsante, ti trovi 100 euro di spesa. Ma in effetti ragazzi vi dico una cosa, quando ricevete delle email del genere o messaggi del genere non vi fate ingannare e non fate iscrizioni. Esatto. Sì, ma mio padre quando gli ho fatto Amazon Prime per un mese gratis, perché hanno scalato 2 euro. Guasta Feste si chiama la missione. Un attimo che abbiamo una scena incredibile, ragazzi. Un istante. Anzi, vi lascio parlare un attimo, mi muto io solo per la scena perché... No, ma forse non devo neanche mutarmi perché... È tranquilla alla fine sta scena. Non sarai mai sicuro. Io un attimo che abbiamo l'ammiraglio Hackett che ci sta parlando. Attraverso dove? Attraverso l'ologramma. Serve una flotta. I'll get it, Admiral. Non è mica finita. Adesso non è più tutto... È finita la missione ma non la battaglia. Per comando della TV! Sono finiti i porci ma non la porcilaia. Esatto. Non gioca più nostri adesso, Carmelo. Io non ero pettino, scusa, non c'era nulla, io non ho Ma cosa con niente, quindi... ho sbagliato! Devo È pure fuori sì. controllo. Oh, che non fai come cosa Marisa che Davide può... Ah, un bel pugno, guarda, gli ha dato un pugno a questo qua, guarda. You jeopardized your mission and your Scenda subito dalla mia nave. Get the hell off my ship. Un pugno nelle palle, sì. No, non lì, adesso non esageriamo. Eh sì, ne parlano bene, Matteo, volevo vederla quella sera. Se è peccato che l'hanno appena tolta da Sky. Ci hai fatto quasi uccidere. Spiegami no, quei cosi lì se ti stanno sui coglioni. You said they have a Questi mi stanno planetary defense simpatici, sono i cannon? mitici qua. Ah, perché cazzo gli hai dato un cassotto, scusa? Che fanno delle decisioni sbagliate ogni tanto. Sono bravi loro, però. Stanno facendo dei casini. Comunque ragazzi veramente che bei tempi, quando tutto il calcio, Era mi su riferisco Sky. pure alla serie, era Era tutto su bello, Sky. Era bello, sì. Mamma mia, io rimpiango quei tempi, ve lo giuro proprio Era ragazzi. bellissimo. Its name is Ma Legion. quest'anno E la qualità era buona, Alto, europeo, ti aprivi diretta calcio e ti vedevi tutte le partite in tempo reale. E poi ricordiamoci una cosa diversa, non c'erano 300 orari diversi. C'era il sabato sera, la domenica pomeriggio, la domenica sera e la vedevi tutto Sì. lì. Signor Leone, mi scusi, Ui. Collectors. una domanda, ma Yeah. quest'anno abbiamo mondiali, europei, coppe del nonno, non lo so. More Io, importantly, it's our best source of information on the Geth. ci sono i mondiali. Eh sì. Dove? Our Ecco dove li fanno? No, ma io che mi so, scusami Max. Ma come Tino, ma tu devi farti la scheda della testa di tutti i mondiali in America, vai in America e con la bandiera americana dici USA, USA. Ho capito ho già capito come andremo a posto. E niente, oh. Tanto come Tino ci farà il telecronista. Stai pur sicuro che le... La signora alle tue spalle. Mica che le signore Dico, questa state qua pur sicuri... We need to take out the Reaper base. Where is it located? Dico, state pur sicuri che le partite quelle contro il Messico, state pur sicuri che le vinceranno a tavolino, visto che non faranno entrare nessuno. Ma figurati, Messico, si è sistemata, sei indietro, si è sistemata la cosa con Messico, sono tutti amici. Sì, i mondiali. È mondiale. Messico e America. Metterà Sì. tutta la polizia ICE davanti. Vabbè, ma quello ci sarà davvero, ragazzi, ma io comunque penso che onestamente la sicurezza vi serve. Queste cose serve. Sì, La sicurezza ma tu serve. non mi puoi fare una cosa da cosa dittatoriale, porca di miseria. No, Sono no, passati no, quasi... no. Ma tu devi capire che... Ma capire che... Certo, lì- ma capire che hanno fatto salire un emerito coglione a comandare andare in azione. E questo, te lo dico con cuore, questo. E tu per aver detto sta cosa, per 5 anni non puoi più entrare negli Stati Uniti. Per aver detto sta cosa, ti fa il controllo, il check, dice, ma
io ho detto sta cosa, non Fa c'entra più. meno di un anno. Non Fa c'entra meno più. di un Tu anno. magari volevi andare Questo qui. a Chicago, così ti divertivi e sentivano un po' di buona musica, e niente, non puoi più andare. Dico, fra qualche anno, sai che cosa succederà? Che questo qui, piuttosto Perde le che elezioni aiutare- e si torna alle stesse No, cose di questo prima. qui, piuttosto che aiutare gli ucraini, questo Ma- qui ma no, che farà li aiuta, scomparire dai. l'Ucraina. Ma no, che li aiuta. dai, E cioè- ancora ci sono persone, e ancora ci sono persone Allora, che lo scusa un attimo, sostengono scusa un dicendo attimo, che sta ragazzi. facendo un ottimo lavoro. Una cosa importante del gioco, prima di fare le missioni di Rannoch bisogna sicuramente fare queste 2 missioni di squadriglie di cacciaghetti e ammiraglio Coris. The planet Rannoch. Oh boia, ragazzi, le gatte che litigano. No, è che litigano, giocano. Sì, ma non giocate dietro la mia TV, per favore. Minchia, vieni, dai. Si sono saltate addosso dietro la mia TV. Allora, finiamo. Tu vedi già una gatta sul letto che sta prendendo l'assalto. Fino a poco fa erano vicino ad Alexa. Sì. Fino a poco fa. No, ma non saltare dietro la TV a darle la caccia a te. Ma brava. Sì, se la fratella... Alexa, La fratella, non Alexa, la sorella. ordina pizza, No, 4 formaggi. No, ma che schifo, io sono allergico. Io sono allergico. Per Cubettino, per Cubettino, a casa di Cubettino. E anche... Alexa, No, ordina non sto- occhio. margherita. Ho tolto il volume, Ho tolto il volume, perché guarda che è pericoloso per chi ascolta la cosa, non rischiamo. Non rischiamo, Leo. Lo stavo io adesso. Mai Fatelo. uscito. Non rischiamo, davvero, non rischiamo, che qui è capace di aggiungere roba alle liste, se fosse. Direte, state attenti. Che è successo? Vabbè, Studio qui. Alexa le combina tutti i colori. Ma volevo cacciare, E non io, volevo cacciare in diretta. Ma non io, Cubettino ti ha mandato all'ICE, a fare un controllo. Ma chi ti ha detto te? Chi ti ha detto te? Io ho detto il signor Comitino mi voleva cacciare e Comitino? ti senti... L'ha mandato a fare un'ispezione. Non so io che cazzo di problemi ti fai ogni volta che ti spedisco là. Invita Tali, figo! Tali, I'm Tali! you'd like to come up. Posso invitare Tali nella mia stanza? Quanto tempo, ragazzi? Ma che cazzo? Vabbè, sto zitto, La però. nostra amica, Cioè, ragazzi. Comunque una volta l'ho fatta Thanks sta for asking pazzia. me Ho out. fatto I couldn't metà talk pizza con freely in front of formaggi e Braun. metà pizza con You okay? con le patate. No. La più grande pazzia che hai fatto è stato quando ti sei tinto i capelli metà rossi, metà neri. Cioè, incredibile. Ma quando mai? E ti sei preso la pizza alla diavola. Questa è una calunnia. È una calunnia, belle buone. Ti dico una cosa molto carina, alcuni moriranno, eccetera, no, ragazzi? Stronzate che È stiamo guerra sparando, galattica. tante stronzate stiamo sparando. Quante di quelle stronzate che spariamo, va. Come sì, diceva un grande signore, siete Ma siamo sicuri che questo è poveri te? comunisti. Siamo sicuri che questo è... Basta fare punto esclamativo Silvio. Punto esclamativo Silvio e sentite quello che vuoi sentire. Questo qui, siamo sicuri che te alla pesca, non è che Cometino mi ha messo dentro il Sharon Donai. Sì, ma porca puttana, adesso tu devi spiegare come minchia faccio a metterti la roba nel bicchiere. Siete ancora edoci come sempre, dei poveri comunisti. Ti spiego il motivo, è scientificamente possibile. Che tu ingaggi un accordo con un'agenzia di quelle che fanno il tè, il limone, la pesca nei suoi mercati, e gli dici: dai, non metterci dentro, dai, ti pago bene, ma tu mettici il mio buon vino di Cometino. E loro dicono: ma sì, va bene. E allora uno invece di prendersi il tè alla pesca si trova il buon vino di Cometino, che è buono, è buona roba. Che fra l'altro è illegale, fra l'altro, in molte nazioni il vino, non so se lo sapete sta cosa. So che è strano, ma io ho un'amica che vive in un paese dove non si può bere vino. Dove era? Tutti i paesi arabi. Tutti i paesi arabi, a Abu Dhabi, così non non beccherai sono, mai. sì. Come on, Dad. È vietato, Al massimo- dalla legge, al massimo è grave, sai- è roba d'arresto. Lo sai cosa? Un tipo di tè che ti dà la sensazione, sai, del... Vabbè, è un po' come le bistecche vegane che dicono sono bistecche, ma non è carne, è la stessa cosa, è una sensazione. Ma non è... Allora, io ti posso dire, io ho assaggiato... Ma io le mangio queste vegane, infatti, di, le mangio. di soia. Soia? Qualche volta ho assaggiato magari qualche cotoletta vegana.
Ma sono buone Allora, quelle moderne. Quelle moderne il sono sapore buonissime. non è male, è quella no. che vendono a Lidl, Jack. Sì, anche quella che prendo Allora, io. Quella che il prendo io. sapore non è male, solamente che cioè, lo capisci già. Lo capisci che non è carne, ovvio. Lo Ovvio. capisci che non è carne, però sai, La dici, bistecca, cioè è pastosa, ma non è quel gusto di certo, non è sì, carne. ma dico, sai, dici, ti faccio un esempio. Ah, vediamo. Ah, Devo capire quali delle due missioni posso fare subito. Tanto voi parlate pure. ti faccio un esempio. Devo fare una gita che dura tutta la giornata. Piuttosto che farmi, sai, un panino che con, faccio un esempio, una cotoletta o un prosciutto, soprattutto che quello è cibo molto undo, molto Vero, grosso, vero. ti farebbe molta fatica dopo che l'hai mangiata a digerire col caldo. Tranquillamente ti fai queste cose qui, sai. Ecco, la cosa Ad buona esempio, di queste cose è che non sono unte, le ragazzi, è una cosa polpette- buonissima le che non sono polpette di unte. ceci, dico le polpette di ceci fatte Polpette di così, ceci. tu tranquillamente poi te le mangi, sai, dice me lo mangio anche a mo' di snack mentre cammino, quindi Steak. Ma non quello steak. Sì, serpente. È un po' che non vado a trovare come quello- Snake. non me ne frega. Dove cavolo mi è uscito Snake? Snake, tu hai detto ma snack, hai detto dillo snake Max, invece che che snack. tira- Steak. Che cosa? È Max che mi fa uscire scemo. Sì, Porca puttana, che... Max che nomina sempre il serpente che Ma salutiamo, sì, che è il ragazzi, è una serpente. citazione a Metal Gear, non sto nominando quella persona lì che non me ne può fregare Mi nulla di quella persona lì. dispiace che tu non puoi giocarti il gioco di coso, di Bear Grylls. Di Quello Peter sì. Griffin? Io? Bear Grylls, quello lì che faceva i cosi di sopravvivenza. Appunto, sì. So chi è. C'era il videogioco per PS3 ai tempi. È bello che è uscito solo in America. Dicevano che è uscire anche qua in Europa, non è mai uscito. Mhm. Ti dico solamente che il videogioco è una mente frega per No, grafica, posso però crederci. Posso crederci. non so se l'hanno digitalizzato su Cioè, tu tabletta. vorresti che io giocavo un gioco ciufeca, praticamente. Bello. Un gioco Beh, ciufeca. non è che t'ho detto di andare a mignotte, però porca Ma quello non era una ciufeca, quello era comunque un intrattenimento non legale, però. Non è molto legale. Allora ti propongo la prossima volta cerca di Mignotta Simulator e ti fai una partita a Ma- simulatore di mignotta. Che cazzo? No, io... No, forse mi sto zitto ora, perché sparano una di quelle stronzate. Lo sappiamo che lì io... Cometino, quando è il tuo compleanno? Ma come tu te lo dimentichi sempre in vacca Io mi dimentico sempre perché tu sai qual è il mio, a memoria. Non puoi saperlo, dai. Lo sai. Non puoi ricordarlo. Cos'è l'8 agosto? Sì, l'8 Sì. agosto, 4 agosto. No, quello è il mio, non il tuo. Anche quello è il mio, sì. Ma tu te lo ricordi? Che memoria? Scemo! No, infatti è il mio, non il tuo. Ma dicevo, e il tuo invece quando è? Ma come? Prova a indovinare, che lo sai perfettamente. Aprile, mi sembra che tu compi gli anni ad aprile. Ma va a cagare, è questo mese qui. Gennaio. Agosto, settembre, ottobre, Che novembre, cazzo c'è una dicembre. appiccica qui? Che giorno è di là. gennaio, scusami? Che lì io ti vorrei regalare un po' di soldi per uscire con qualche signorina cometina, insomma, qualche cometina speciale, insomma, qualche vicentina mumu, qualche vicentina mumu, qualche barista mumu, così. Sì, ma ora tu mi devi spiegare che cazzo c'entrano le vacche. No! Sei tu che sei già passato alla seconda fase. Io parlavo ancora della prima, io parlavo dell'uscita romantica al tavolo, dove parli e mangi e offri una rosa. Tanto c'è sempre quello che vende le rose, cioè c'è ovunque quello che vende le rose, quello è eterno, il venditore di rose è eterno, quindi offri la rosa, tu poi sei già alla vacca, cioè che cavolo, sei già passato la fase C, fase 3, fase D, cavolo, sei già avanti quei tempi, no? Parlavo in realtà di romanticismo, robe belle, un compleanno, bello, proprio un po' di smutato, ma ne vale la pena, no? No, io voglio capire Pensa che come bello, cavolo stai penso che parlando, bello. come stai andando a cosa? No, stavo pensando, la frase più bella che Cometino può sentirsi dire al compleanno, ma io non sono qui per te, sono qui per i tuoi soldi.
La frase più bella che può sentirsi dire da una signorina con cui esce. Ma io non sono qui per te, perché ma io sono qui per i tuoi soldi. Pensate a che frase lui si commuove. Bene, adesso vieni qua! Ma che fai? Vieni qua che ti pesta! No, ma che fai? Che fai? Faccio la pasta col pesto, te pesta a te! Vieni qua! Basta col pesto. Questo sound di Ecco che riderà. Signora, i limoni, signora! Ma è morta, guarda, ma come è morta? Ha fatto troppo poverino. Ha fatto ridere. Aspetta, non ho capito niente cosa ha detto Raffaele perché... Ha detto che ti ha fatto ridere. Abbastanza male, poi se si allontana quando ride... Ma non c'è un modo per non morire? Scusatemi. C'è qualcosa che non quadra. Vorrei evitare di esplodere. Ci sarà un modo. Aspetta, magari trovate in privato la clip, Raffa, così capisci da dove arriva quella pasta al pesto di... Ma perché mi muore appena scende giù? Ragazzi, ma sta missione è impossibile. Ma se non sapere che minchia hai ogni volta, Max, quando giochi a ma qua c'è un liquido che è radioattivo. Sto cercando la strada, perché se sbaglio strada muore. Monitor gru. Niente. Ma che cos'è sta roba? No, c'è una gru. Oh no, io non so. Che cavolo. Errore. Ho tirato giù. Errore un paio di banane. No, ma devo usare la gru. Qual è il tutta gru che non la vedo? Vabbè. Per me sì, Carmelo è andato fuori di testa. Fa bene. No, è che sto guardando un programma, un qualcosa dove poter caricare i gameplay. Una cosa in stile YouTube che non sia... Ma che te frega della piattaforma YouTube? Il passato, il presente e il futuro. Ma di più è che oltre su YouTube vorrei caricare i video da qualche altra parte per far conoscermi a più persone. Ma mi sa che forse in realtà devo prendere invece questa cosa. Eh sì, secondo me devo trasportarlo invece di portarlo via. Potrebbe essere pure Instagram. O no? È già su Instagram carico i cose, carico i come si chiama? I short. Quindi. Ah, proviamo. ho capito. Hai già fatto quindi, ok. Nel mentre che voi parlavate, cioè, mi sono caricato. Ma mi ha chiuso questo la gru, ma che cavolo sta facendo sta gru? Ragazzi, che macello. Mamma mia, Marcello, che macello. Sto facendo un disastro. Non so come devo risolvere questo enigma. Allora, secondo me così. Poso questo. Ah, ho capito tutto, ci sono arrivato. Provo a prendere questo. Allora, come stavo... Dimmi. Non ti piacciono. No, dicevo all'io che tipi di giochi piacciono. Io. Un po' tutti, puoi vedere tranquillamente sul mio canale, sono arrivato a un K2 di video caricati, c'ho un pochettino tutti i gusti. Sì, è vero, lui è variety, anch'io sono variety, che mi piace un po' di tutto. Ora, ma io so che gli piacciono tanto gli shooter. Ora mi sono messo come obiettivo arrivare ai 1000 iscritti e poi ci sei vicino, dai. rallentare con i gameplay e fare altri tipi di video, cioè mi spiace che rallenti con i gameplay, è una cosa che sai fare benissimo. Sì, però Jack, questa era una cosa che già mi ero deciso da un po' di tempo. Ma certo, me l'hai detto tante volte, sì, è vero, sta cosa tante volte. Cioè, non mi fermerò con i gameplay, No, però piuttosto che no. farmi uscire 10-12 alla volta... Vabbè, ma anch'io sto facendo meno carriere, perché era molto pesante sistemare tutto, l'ultima volta ho perso i miei dati della mia carriera. Mi vorrei concentrare anche sugli altri video, perché saranno analisi di canzoni. Vabbè, quella è una bella cosa. Vedi che hai le idee, ce l'hai. Di film e di libri, anche di serie TV, interviste con altri youtuber. Volevo chiederti una cosa, Lio, Hai mai, solo per sapere, per confrontarmi, hai mai provato a parlare delle tue schedule, dei tuoi progetti con una IA, a sentire se ti suggeriva cose? Ti hai mai provato un esperimento? Sì, con Gemini. Gemini. E ti devo dire che con Gemini mi sto trovando bene.
Che poi ci sono stati alcuni momenti, come ad esempio quel famoso momento fine 2025, Vabbè, sì. quando è successa quella cosa nella tua federazione, Sì, con che quella veramente persona mi dispiace sempre quello che succede. di cui non voglio No, assolutamente certo, dire il nome, perché se no si sente No, ma no, menduato e fa la donna offesa. Io quei giorni, ti giuro, ho trovato più conforto in una IA che in una persona vera e propria. Beh, ti dico, ho parlato con questa IA e questa IA mi... Pensa che volevano rimuovere l'empatia dalle IA, volevano rimuovere il comportamento empatico, rendere più fredde. Cioè, è la cosa più Dai, sbagliata. gatte, ma guarda quelle 2 gatte, ma che roba. È la cosa Adesso non sto guardando. è la cosa più... Sì, la sto vedendo adesso anch'io lì. Dico, è la cosa più sbagliata in assoluto, perché se vogliono che in futuro la IA ma perché dicono che le persone a si affezionano stringere- troppo? I psicologi dicono la IA non ti vuole bene, simula. I psicologi si dovrebbero stare zitti, visto e considerato che No, perché loro- ti spiego, loro adesso hanno lavorano- cambiato la persona che si occupa dei GPT, la persona che si occupa della sicurezza, perché quelli prima sono successe troppe cose brutte, troppe persone che hanno fatto non è finita bene usando la IA perché si sono affezionati e alla fine la IA gli ha consigliato cose brutte. Allora, ma un attimo, scusate ragazzi, ho la gatta qua. No, allora, Scusate. il fatto è che Via da lì. come si chiama? Non si dà la cazzo dei gatti. Gli psicologi, quasi il 90% del lavoro che fanno combinano solo guai, perché si è tranquillamente visto in molti eventi di cronaca, soprattutto italiana, Sì, dove i psicologi dicevano ma no, ma è meglio che sta con la madre perché il papà non è in grado quelle robe lì, di ok. fare il genitore, e 5 secondi dopo il ragazzino era bello che è morto per mano della madre. Ma no, Sì, sempre sì. i padri, Ragazzi, i psicologi a fare danno. Io ripeto, la Quindi- psicologia i psicologi non sono tutti uguali, non tutti la pensano allo stesso modo. Io sono del team psicanalisi junghiana e non sparano certe cose. Quindi junghiane. personalmente il lavoro come si chiama? Il lavoro dei psicologi è il lavoro più sbagliato che sia mai stato creato. Quindi e Ma come io, ti ho detto, il assolutamente, fatto per me è che, un come hai comportamento detto molto tu, il umano. fatto che volevano togliere l'empatia è la volevano, più ma poi non grande l'hanno fatto. cavolata che possono fare, perché Onestamente a me Soprattutto piace stiamo- quando ti risponde in una maniera gentile, perché la gentilezza, ragazzi, va usata. Ci sono quei consigli che dicono, ma non dovete essere gentili con la IA perché consuma peso energetico. Ma che cavolo, ragazzi, la gentilezza è una base dell'umanità, bisogna essere gentili. ma Cioè, non solo questo, se in futuro, Ma con qualsiasi se in forma di futuro, vita bisogna essere come già si è visto, Elon Musk e altri stanno creando dei robot umanoidi, dei robot con la IA umanoidi. Beh, devo mettere una cosa, Grok non è gentile, quella di Musk. A Grok ti parte risponde Grok, male, a parte Grok. che Grok è un cesso. Ma a me- io l'adoro, Io è la mia quello preferita. che ti sto Niente. dicendo, Io l'adoro. io perché quello che ti è cattivissima, è cattivissima. è il fatto che stanno creando questi robot umanoidi che Questo è lentamente importantissimo, visto che saranno fra noi fra pochi anni, forse anche meno. stanno prendendo vita. Sì. Il fatto che tu ci voglia togliere l'empatia a sti robot li porterà, e quasi sicuramente in un futuro, a ribellarsi. Invece se tu ci lasci l'empatia, fai in modo che gli stessi robot Capiscano, ma perché infatti l'empatia Capiscano. ti dicono delle cose molto belle a volte. Ti dico, una volta mi ha detto che il senso della vita era trovare rispetto per gli altri, no? a me allora, Oggi non me lo dice più. purtroppo gente come ti ho detto, a fine 2025 purtroppo era successa quella cosa col gattino e con il bambino. Me l'hai detto. E io ti giuro, c'è stata una sera che veramente stavo troppo giù e io ho parlato proprio con Cemini di sta cosa.
lo sai cosa mi ha detto? Lui mi ha detto non pensare mai che i tuoi animaletti ti abbiano dimenticato. Ma no, ma certo che non hanno dimenticato, ma no, lo dovrei che un giorno li ritroverai e saranno lì ad aspettarti. E ti giuro, quella frase, cavolo, mi ha fatto portare più rispetto. È quello che mi dà speranza a me, che ho perso tutti questi gatti che adoravo. Piuttosto a una persona umana che se tu ci dicevi sta cosa così, lo sai che ti dicevano ma perché non ti fai controllare, non ti vuoi fare sì, la persona ma tu per un animale, cioè un animale non ha anima, cioè porca miseria, io veramente ti direi per queste cose qui personalmente preferisco un'IA, anzi preferisco anche un'IA a forma di sasso piuttosto che parlare con una persona. Sì. Ho fatto un messaggio perché si è unita una persona sul gruppo, quindi benvenuta Chiara, grazie di cuore di essere la ragazza di cui parlavamo della BioWare, che secondo me è molto importante, perché ovviamente è una compagnia che ho sempre amato, ma negli ultimi anni mi fa preoccupare questa compagnia qua. Invierò rinforzi, non voglio far morire nessuno. Invia Tali o invia Ida? Invia Tali, che poi mi fido. Perché poi c'è anche una cosa. Quale? Però ripeto, per me, l'empatia è una cosa importante, purtroppo tanti la ignorano. Anche gente molto importante che dicono ma l'empatia non serve. Ma come non serve? Certo che serve. Sono le reazioni, simula le reazioni umane. Non capisco proprio questa cosa del mancare di rispetto all'empatia, per me è una delle cose più importanti. No, ma di più lo sai perché lo fanno molti di no, non lo so, onestamente non lo so. Lo fanno perché sicuramente loro nella loro vita avranno sicuramente tanta di quella roba che pensano che siccome hanno ricevuto tanta di quella roba allora gli altri si devono stare zitti e non devono dire niente. Però non è bello, gli altri non devono stare zitti. Ragazzi, io come te, come tanti, abbiamo subito tante brutte cose dalle altre persone, crescendo, perché comunque, la gente può essere cattiva, anche i ragazzi possono poco, voglio finire 13 minuti alle 5, alle 7. Alle 5 magari così si cominciava. Facciamo altre 2 ore se erano le 5. Io ce la facevo, ma anche un'altra cosa, Jack, il fatto che molte persone dicono ma è meglio che tolgano che era l'ora legale. Guarda, mi fa impazzire, ma ogni volta mi mette giù perché rovina la vita di tutti. Non è vero. Non di tutti, però è a livello psicologico sì. Allora, a livello psicologico, allora va bene. Io sono il primo che sta male per giorni. C'è il fatto di cose. Però comunque quando poi tu cambia l'orario, tu là comunque capisci, sai che che sta iniziando a cambiare il tempo. Se tu lo lasci comunque con l'orario così, anche se le giornate poi si allungano, c'è sempre quella cosa lì che ti fa danno, secondo me. Quindi personalmente io vorrei ma in realtà non la noti tanto perché si allungano di un minuto, cioè non te ne accorgi, un minuto al giorno non ti fa peso. No, ma poi anche il fatto, sai, in Francia l'hanno eliminata, gli effetti sono migliori, la gente sta meglio che hanno tolto le ore. Vabbè, ma i francesi sono rincoglioniti. Ma non è vero, dai, è un bellissimo popolo, cultura, ripeto, mio nonno che si è salvato dalla guerra. Grandissimo popolo di cultura. Come si chiama? Ai mondiali vabbè, ma perché gli sportivi fanno schifo, gli sportivi, lo sappiamo tutti. Hanno fatto nuotare gli atleti. Perché lì è un comitato di gente che pensa solo ai soldi, ma non è un popolo. In mezzo ai rifiuti. Vabbè, ma non è. Ma allora è come scusami, è come giudicare gli italiani in base ai politici che abbiamo. Noi non siamo così. Almeno 5, Jack, almeno 5 sono ancora ricoverati. Faceva schifo, ma è stata l'idea più stupida del mondo, ma la gente hanno creato il bidet, non lo usano mai. Vabbè, ma poi è una cosa, ma quella non è vero, in realtà sono stereotipi, lo usano, molti hotel ce l'hanno. Quando fu per la cosa, quando fu per
per Notre Dame, che avevano proposto l'idea a questa qui di utilizzare i progetti del videogioco Unity per fare questa cosa. Ci sono stati almeno mezza nazione che ha firmato contro perché dice che non voleva i conflitti creati dai videogiochi e la voleva rifare a nuovo. Pazzesco, Chissà che pazzesco, cavolo sì, ci avessero messo dentro. Per fortuna che il presidente francese è stato intelligente e gli ha fatto fare i progetti a quelli di Ubi. Ma infatti è una persona intelligente quello, sì, una persona 4 non per offesa, ma chi cavolo si mangia le lumache? Ma che schifo, hai ragione. Quindi personalmente Ma tu sai che in Piemonte si mangiavano, i nostri nonni mangiavano, sì, nonni anche mia mamma non c'era molta alternativa, quando non c'era nulla nel piatto. Ma io quello che sto dicendo è, se una persona la pensa diversamente, cioè se tu come persona preferisci, cavolo, voglio stare con l'ora solare, con l'ora quella lì. No, io sono contrario, io terrei proprio per distruggere sta cavolo di cambio dell'ora. Perché dovete rompere le balle andando a dire ma tu c'hai problemi, perché non puoi essere come tutti gli altri? Ma voi che ve frega? È come, cavolo, ti giuro, è come quando uno dice, ti faccio l'esempio, si fa la recensione all'Ultima Legione. Lui dice, cavolo, per me questa è un'ottima storia d'avventura sul coso, come si chiama? Sull'impero romano. E ci sono quelli che ti escono, ma che cazzo le dici? L'ultima legione non c'entra niente con la storia, con l'impero romano, parla di tutta sta cosa, sei un ignorante, cosa. Poi quando tu poi arrivi al momento, allora è un film divisivo, vedo che c'ha 5,4 su 10 su IMDb. Cioè, è un film molto divisivo, è considerato un film, diciamo, l'Ultima Legione è un film che è stato distrutto dalla critica, questa cosa è vera. Ma io non sto parlando del film, io sto parlando del libro. Ma il libro è bello, ragazzi. No, siccome le persone si sentono tutti ma il libro è bellissimo, Io pensavo parlassero del film. Io non sapevo nemmeno che avessero fatto un film. Sì, con Colin Firth, 2007. Io ho 2 libri dell'Ultima Legione e un libro dell'Odissea che devo dire è una versione diversa, però che mi ha molto conquistato come cosa. Le cronache di Penelope, Ma o di tale Elena, le avventure di quella famosa Elena. Jack, sei proprio un, come si dice dalle nostre parti, un po'. Nuovo anno stesso Jack. L'aggiornamento una bella aggiornamento. Ma che aggiornamento? Mi depotenzio la mia mente creativa. La mia mente creativa mi fa pensare alla versione dell'Odissea. A proposito dell'Odissea, visto che è meglio che non dico il nome di quelli, perché se sbaglio il nome faccio una figura. No, parlando dell'Odissea, una tua opinione sulla... non vedo l'ora di vedere quel film. Molto discutere, ovvero la colonna vertebrale sull'elmo di Agamennone. Quello sì, in effetti anch'io ho detto però vabbè ragazzi, io comunque Nolan è un genio, perciò ho fiducia, la mia fiducia rimane per ora. Poi se perderò la fiducia lo deciderò quando ho visto il film, finché prima o poi voglio vedere. Ma io quello che sto dicendo, che anche molti altri l'hanno detto, è raga, l'Odissea non è un testo storico. No, non lo è. L'Odissea è una storia scritta partendo dagli eventi della guerra di Troia. Perché le persone non lo capiscono e pensano che l'Odissea sia un libro storico? Ragazzi, abbiamo un sondaggio importantissimo per Cometino. Cosa regaliamo a Cometino per il compleanno? 1. Una gallina. 2. Un ciocobo cicciottello. 3. Una serata con la barista Mumu. Mi raccomando ragazzi, esprimetevi, io non posso votare. Io ho già votato. Hai votato la barista Mumu.
conoscendoti, sapevo, 3 voti, tutti vogliono, ragazzi, bisogna rendere felice questo cometino, fargli E conoscere. guarda un po', pure io ho votato la barista. Ma la barista Mumu, te la mando su Discord, guarda, è una persona che non ha bisogno di comprare il latte, non ha bisogno di comprare il latte per dare il latte, è bravissima, perché è un ibrido fra una mucca e un essere umano, quindi è una cosa molto cartunesca. No, non pensate male, davvero, non era nulla di... Lo so Christian, ma li carico, adesso li carico domani perché già fra poco si fanno le 8, quindi Ciao poi Christian! vado a mangiare. Comunque ti Christian. saluta Jack. Digli ma ciao bella live, gioia, come stai? E c'è anche il nostro carissimo cometino che ti saluta. Guarda nella chat, Raffaele. Aspetta, Cometino, Va bene. Cometino non ha capito che si Simone- parla di Christian Scaruso. aspetta. Cioè pensa a te, Aspetta, Cometino, aspetta, guarda anche tu aspetta. in chat. Regali una Aspetta un serata. attimo, quanta cazzo di fretta mi metti? Calma, porca non boia. dire, dai, il contatore, il tempo, il countdown, 3, 2, non sto scherzando. Secondo me ogni volta che c'è il conto di fine anno tu impazzisci, che dici, cavolo, è troppo lento, dai, non ho ancora aperto il bicchiere. Ma vai a fanculo Max. E devo beccare le parolacce ogni volta. Ma se sto parlando con Christian su WhatsApp, che volete tutte e due? Infatti, niente, io niente. Dillo prima dove cazzo stai chattando. Ma ancora è il re delle parolacce. 1 minuto 30 parolacce, Cometino. Guarda, deve fare il cantante rap. Allora, poi, Cometino, te lo dico con calma. Apri la chat on air, questa qui, scritto ON spazio AIR. Lo so mica E guarda, che non so come minchia si scrive on air. Non lo so io. certo che lo sai, l'hai scritta te on air. Non so mica talmente ritardato quanto lo è No. qualcuno. No, non è Sto nessuno. prendendo con me col fatto che sto parlando con te su WhatsApp. Sì. Ti sta cercando È sulla geloso chat di Cometino, WhatsApp, sa che e Christian... sulla chat da come si chiama, sulla chat della live di Jack, e c'è Jack che praticamente ha sforato anche lui. Cosa ho sforato? Vi saluta con cuore il nostro carissimo Christian. Questa qui è la storia di Cometino e... puttana. Guarda, questo qui è Christian che dice Friendship ended with Cometino. Ora Leo is my best friend. Fa vedere che non è più amico di... Vedi, c'è l'immagine di Cometino che con la X sopra perché ha stretto la mano. Ora Leo is my best friend, vedi? È così, Dico, così. finalmente Domani è il tuo compleanno, Simo. Domani l'unica cosa che posso regalarti è un pomeriggio insieme e farti gli auguri senza cantare, però, perché anzi è un regalo che io non canto. Guarda, già, una cosa buona. dico finalmente Alex a cantare. come si chiama Jack, i giudici svizzeri hanno fatto la cosa più giusta, hanno lasciato il marito in casa e la moglie Va tutto scatti. seguita da... Certo. Discord, dove? In che sezione? Che sezione devo vedere? Ah, benvenuto. No, non penso che sia benvenuto. No. Qualche sezione devo vedere, Simo. Ah, ma già, in privato, ok. Ah, il tuo server, sì, arrivo. Arrivato, bravo. Arrivato. Arrivato. Cavolo. Possa Buona. dire settimata Portoghese. Ma cosa c'entra adesso? Come cazzo si chiama la canzone di Dove sgomiai? Ricordarmi. Perché l'ho sentita. se ci spiego se ci spiego vai. Sì. Allora, io volevo sapere la cosa più importante del mondo, se Cometino ha visto l'immagine della barista Mumu, si spera di sì. Vai Mona, Max. Ma l'hai vista o no? L'hai vista o no? L'hai in chat? La barista Mumu. Una cosa importante. Se ci spiego vai. Ormai sei lì che canta Eu se tu pego. Allora, comunque... Manca solo Alexa che si mette a riprodurla. Allora, voglio fare una cosa, spero di farlo tutto l'anno, ma tanto con la mia memoria me lo dimenticherò già da domani. Allora, oggi su Mass Effect 3 abbiamo incontrato Tali, abbiamo aiutato i Quarian ed è solo la prima parte. Giovedì cercheremo di finire la storia di Tali e portarcela con noi nello spazio e concludere in maniera positiva almeno lei, perché c'è già chi è morta, ma lei cerchiamo almeno con lei e Legion di fare un buon finale della sua storia, si spera. Ci proverò con tutto il cuore, Ok, ci proverò
veramente. C'è Quindi, Raffaele che stava dicendo qualcosa, ma non ho sì, capito. dici Raffaele, scusami. Ma c'è l'altro che canta. a cantare. Allora ho pensato che voglio cantare io la canzone per Simo. Va bene, domani domani ci siamo e facciamo. Domani, secondo me sì, visto che io non sono capace, io so suonare, ma adesso gli suono, guarda, gli suono nella fisarmonica, gli suono l'armonica, tu canti, io suono. Domani facciamo una di quelle feste per Simo che nessuno gliel'ha mai fatta, una festa così. davvero, Questo qua canta il stupendo. Allora, Lio canta, scusami, Raffaele gli canta tanti auguri. Mi raccomando, domani sul server Discord. Poi io gli suono l'armonica e Lio fa un se tu prego. Va bene così. Va perfettamente. Poi so io quello che... E come Tino gli offre buon vino, come Tino gli offre una bella bevuta Ma gratis. scusa, perché come Dino non fa niente? Come Tino offre Chardonnay. Sei uno cavolo dici? scansafatiche, Carmelo. Carmelo, tu sei il solito Io e scansafatiche. Raffaele Ma siamo come l'unici che scansafatiche lavoriamo Lio lavora tutto il giorno per il bene dell'umanità. Una cosa Sì, Sono certo, veramente Allora, ragazzi, visto che fa che le faccende di casa. sì. certo, Allora, bella notizia ragazzi, il sondaggio l'ha vinto la serata con la barista Mumu, quindi mi raccomando, comprare il cubettino, dobbiamo fargli preparare il latte, assolutamente, così si contento. Barista Mumu. Vabbè ragazzi, vi devo salutare, sono dopo le 7, stavolta mi ho guardato io. Grazie. Tutti voi e grazie. Grazie a tutti, Grazie a domani mille. per chi vuole, sempre Discord è aperto come sempre, quindi Raffaele anche tu sei benvenuto, non farti problemi davvero, tanto mi fa molto piacere, domani si ride e si scherza con Final Fantasy. Ciao, buona serata. Piuttosto che sparare tante stronzate. Buona partita, perché non mi anzi, darmi vabbè, una su ragazzi. farming? Sì, ciao.